Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi Suoi, e a Lui noi dobbiamo rendere conto. Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato Lui stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Deposero il Signore nella tomba e ritrovata un grande pietra sulla porta del sepolcro. Là si girarono e misero guardie a custodire il sepolcro. Si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e misero guardie a custodire il sepolcro. Da un'antica omelia sul sabato santo. Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine, grande silenzio perché il Re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere e visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva, che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo, rispondendo, disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E presolo per mano, lo scosse, dicendo: «Svegliati tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà». Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere: uscite. A coloro che erano nelle tenebre, siate illuminati. A coloro che erano morti, risorgete. A te comando, svegliati tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani, risorgi, mia effigie, fatta a mia immagine. Risorgi, usciamo di qui, tu in me e io in te, siamo infatti un'unica e indivisa natura. Per te, io tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te, io il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino.
e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che ho ricevuto per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io che sono la vita ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori. La sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli. Si è allontanato il nostro pastore, la fonte di acqua viva, alla cui morte si è oscurato il sole. Colui che teneva schiavo il primo uomo è stato fatto schiavo lui stesso. Oggi il nostro Salvatore ha abbattuto le porte e le sbarre della morte. Ha distrutto la prigione dell'inferno, ha rovesciato la potenza del diavolo. Oggi il nostro Salvatore ha abbattuto le porte e le sbarre della morte. Canteranno su di lui il lamento come per un figlio unico. L'innocente, il Signore, è stato ucciso. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente. Si ostinano nel fare male, si accordano per nascondere tra neri, dicono chi li potrà vedere. Ma Dio li colpisce con le sue frecce, all'improvviso essi sono feriti, la loro stessa lingua li farà cadere, chiunque al vederli scuoterà il capo.
Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canteranno su di Lui il lamento, come per un figlio unico, l'innocente, il Signore è stato ucciso. Da potere delle tenebre, libera, Signore, la mia anima. Dal potere delle tenebre, libera, Signore, la mia anima. Ero morto, ora vivo nei secoli. Mie sono le schiavi della morte e dell'inferno.
Così dice il Signore: ricorreranno a me nella loro angoscia. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Salvaci, Salvatore del mondo, sulla croce ci hai redenti con il tuo sangue. Aiutaci, Signore nostro Dio.
Salvaci, Salvatore del mondo, sulla croce ci hai redenti con il tuo sangue. Aiutaci, Signore nostro Dio. Adoriamo e benediciamo il nostro Redentore, che patì, morì per noi e fu sepolto, per risorgere alla vita immortale. Pieni di riconoscenza e di amore, rivolgiamo al Cristo la nostra preghiera. Abbi pietà di noi, Signore. Cristo Salvatore, che hai voluto vicino alla tua croce e al tuo sepolcro la tua Madre addolorata, fa che in mezzo alle sofferenze e alle lotte della vita comunichiamo alla tua passione. Cristo Signore, che come il chicco di frumento fosti sepolto nella terra per una sovrabbondante messe di vita eterna, Fa che morti definitivamente al peccato viviamo con te per il Padre. Maestro divino, che nei giorni della sepoltura ti sei nascosto agli occhi di tutti gli uomini, Insegnaci ad amare la vita nascosta con te nel mistero del Padre. nuovo Adamo, che sei disceso nel regno dei morti per liberare le anime dei giusti, prigionieri fin dall'origine del mondo. Fa che tutti coloro che sono prigionieri del male ascoltino la tua voce e risolvano insieme con te. Cristo, Figlio di Dio, che mediante il battesimo ci hai uniti misticamente a te nella morte e nella sepoltura. Fa che, configurati alla tua risurrezione, viviamo una vita nuova. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. o Dio eterno onnipotente, che ci concedi di celebrare il mistero del tuo Figlio unigenito, disceso nelle viscere della terra, fa che sepolti con Lui nel battesimo, risorgiamo con Lui nella gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace.
Cioè? Noi eravamo considerati alleati dei Romani e i Romani per questo ci lasciavano una certa autonomia, non amavano immischiarsi troppo nelle nostre faccende, soprattutto in quelle di carattere religioso. Quando parlate di Romani intendete parlare di Ponzio Pilato? Sì, di Pilato. Pilato, prima della crocifissione di Gesù di Nazaret, aveva già eseguito sentenze di morte per conto del Sinedrio per delitti di impietà o comunque a carattere religioso? Sì, più volte. E con difficoltà? Senza difficoltà alcuna. Fu proprio per questo che non sapemmo spiegarci la sua opposizione quando lo invitammo ad eseguire la sentenza per Gesù di Nazaret, che si era proclamato Messia, figlio di Dio. Piano, piano, non anticipate. Rispondete soltanto alle domande. Voi dite che giudicaste degni di morte degli ebrei per dei delitti religiosi. Di che genere di delitti si trattava? A parte certi ladri di bassa lega, soprattutto profanatori del Tempio, erano sorti in quegli anni molti liberatori, molti profeti, anche qualche falso messia, che si erano dati con gran foga a fanatizzare il popolo. Si trattava di impostori o di esaltati, di profittatori o di fanatici, appunto. Quando avvertiste che il caso Gesù era perlomeno più pericoloso degli altri? Abbastanza tardi. Lo lasciammo predicare indisturbato per quasi 2 anni. E come mai? Niente ci spingeva a intervenire. La sua era una predicazione pacifica. Ma una predicazione che adunava tanti ascoltatori, non la consideraste pericolosa? È vero, gli ascoltatori erano molti, ma chi capiva il senso vero di quelle parole? Nessuno, o quasi nessuno. Sì, ascoltavano, ma non capivano. Come spiegate allora l'aumentare dei seguaci? Le moltitudini lo seguivano. Era un seduttore. Che cosa volete dire con seduttore? Seduttore, un uomo che trascina con sé. Gesù aveva il potere di portarsi dietro la gente e qualunque cosa dicesse, qualunque cosa facesse, gli credevano. Non aveva bisogno di convincere, perché incantava, che è molto di più. Ce ne accorgemmo anche noi, quando ci fu davanti con tutto il Sinedrio schierato. Vi dico che incantava. E a nessuno di voi allora venne il dubbio che questo Gesù di Nazaret potesse essere il vero Messia, se non altro proprio per queste sue straordinarie facoltà di incanto? No, non avemmo mai il benché minimo dubbio. Perché? Perché a quel tempo io già sapevo chi fosse Gesù di Nazaret, figlio di un falegname e di un'umile donna, di nome Maria. E non era certo questa l'origine che le scritture profetizzavano per il Messia. Non ho difficoltà ad ammettere che ad un certo punto lo facemmo seguire dai nostri confidenti durante le sue peregrinazioni. Cominciammo allora a misurare la gravità del pericolo. Precisate in che cosa consisteva concretamente questo pericolo. Fatti, però lasciamo stare il seduttore. Provocava il disordine, il più pericoloso dei disordini. Quali disordini esattamente? Sobillava, sovvertiva apertamente la legge mosaica. Non più dente per dente, ma il perdono delle offese. Non più la liberazione dall'oppressore, ma dal peccato. Non più il castigo per l'adultera, ma la rimissione delle colpe, perché diceva: chi di voi è senza colpa? E l'uguaglianza? Per la prima volta si sentì annunciare che tutti gli uomini erano uguali. Tutti. Sappiamo, tutto questo lo sappiamo, ma come poteva tutto ciò causare pericolo se poco fa avete detto che il popolo, sì, l'ascoltava, ma non l'intendeva affatto? Subiva ugualmente il fascino di quelle parole. Credeva. Ecco il pericolo nuovo. Credere. La fede in altre cose, in altre verità, in un mondo diverso, nuovo. Ecco il disordine. Eppure
dovettero esserci anche dei veri disordini, materiali disordini, se fu necessario l'intervento del procuratore romano. E allora perché non si ascolta il procuratore romano? Va bene, ascoltiamo pure il procuratore di Roma. Ponzio Pilato. Dico Ponzio Pilato. Tenete presente che io non sarei ebreo. Sì, certo. Parlateci dei disordini procurati da Gesù di Nazareth. A dire il vero, non ci fu alcun disordine da imputargli. Posso anzi aggiungere che le relazioni su Gesù erano tutte improntate a simpatia e ad ammirazione. Noi non avevamo motivo di temerlo. Non era certo lui col suo seguito di povera gente che avrebbe potuto crearci dei fastidi. Del resto, lui stesso lo diceva: la mia non è una rivolta civile, ma interiore. Che cosa diceva di voi Gesù di Nazareth? Non mi sono mai curato di saperlo. Però a chi cercò una volta di metterlo nei guai con una domanda insidiosa, rispose con quel: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Che nella sua chiarezza, scusatemi, mi pare una risposta più romana che giudaica. Ne riparleremo. Cominciamo a sentire altri testimoni. Quali? Facciamo altre domande. Quali? Cominciamo a sentire la madre. Quale madre? La madre di Gesù, Maria di Nazareth. Ah sì, certo, naturalmente è la madre di Gesù. Maria di Nazareth, avanti. Signore e signori, state bene a sentire. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e Dio siamo così angosciati. Ti abbiamo cercato dappertutto. Ed egli rispose: perché vi preoccupate tanto di me? Non sapete che devo curare le cose del Padre mio che sta nei cieli? Quanti anni aveva quando accade questo? 12. Accadde quando andammo tutti e tre a Gerusalemme per la Pasqua. Lo trovammo che parlava con i sapienti del Tempio, che lo circondavano ammirati. Siete ben sicura che si trattasse dei dottori del Tempio e non dei pellegrini che vengono dalla campagna per le feste? Erano dottori. Come avrei potuto confondere dei sacerdoti con dei contadini? Predicava nel Tempio come un bambino prodigio. Vi eravate già accorta che era un bambino prodigio il vostro Gesù? Oh, non era davvero come tutti gli altri. E perché? Fin da piccolo, all'età in cui i bambini si attaccano ancora alla sottana della madre e non la lasciano nemmeno per un istante, Gesù se ne stava spesso da solo, in disparte, e faceva molte cose senza di me. Io mi accorsi ben presto che, seppur così bambino, aveva già certi pensieri, da cui io ero esclusa. Questa non fu per caso una vostra idea, una suggestione di madre? Ogni madre in cuor suo vede il proprio figlio come una creatura straordinaria. No. Quanto sarebbe stato più semplice il mio compito se Gesù fosse stato davvero come tutti gli altri. Allora ditemi, dove aveva imparato tutto quello che insegnò ai dottori del Tempio a 12 anni? Non saprei. Evidentemente avrà letto le Sacre Scritture. Ma non sapeva leggere a quell'età, non era mai andato a scuola. Non importa che non sia andato a scuola, basta che qualcuno gli abbia raccontato queste favole meravigliose. Dovete essere stata voi o il padre Giuseppe? No. E allora? Chi rese il fanciullo fanatico dei libri sacri? Chi gli mise in testa l'idea di un messia che doveva giungere? Chi lo fece fantasticare? Chi lo esaltò? Forse, a vostra insaputa, qualcuno montò la testa al fanciullo. Non lo credo. La sua vita la conoscevamo bene e conoscevamo bene anche la gente del paese. Non c'era nessuno che avrebbe potuto montargli la testa, come dite voi. Un paese piccolo e una vita ritirata la nostra. Sapreste? Allora, che spiegazione trovaste a quello che successe nel Tempio? Nessuna spiegazione. La sapienza di quel mio figlio ancora bambino era un mistero. Sì, proprio un mistero. Allora ricominciai a tremare. Ricominciaste a tremare. Perché ricominciaste? C'era già stato qualcos'altro prima che vi aveva fatto tremare. Com'era nato quel mio figlio,
fu il mio primo grande tremore e il primo mistero. Un altro mistero, una catena di misteri. Io potrei dire favole, delle straordinarie, magnifiche favole. Vorrei che si evitassero i commenti personali. Giusto. Procediamo. Chiedo che venga a deporre Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Giuseppe, volete confermare se la promessa che legò a voi Maria di Nazareth come sposa contemplava anche l'impegno vero, l'impegno peraltro da voi assunto liberamente, di custodire e proteggere in casa vostra una vergine? Sì, lo confermo. Io fui contento di proteggerla e di viverle accanto. Mi piaceva vivere all'ombra di Maria. Il suo sguardo, il suo sorriso, il suo respiro bastarono al mio amore. Parlateci dell'evento. Io in quella stagione ero lontano da casa per dei lavori nel porto di Cafarnao. Era la vigilia della giornata festiva quando mi incamminai verso casa ed arrivai che faceva notte. La nostra casa era silenziosa e subito pensai che Maria si fosse addormentata prima del mio arrivo. Invece mi accorsi che era seduta sotto l'albero dietro casa. Io la guardai timoroso, ma lei subito mi chiamò. Giuseppe, avvicinati. E fu proprio con queste parole che mi accolse. È vero? Sì, Giuseppe, tutto si è proprio avverato. Avverato? E che cosa si è avverato? Sto per avere un figlio. Cosa? Ora capisco il patto. Ecco la ricompensa alla mia fede. Che cosa è mai diventata la mia casa? Non posso più restare. Ti supplico, Giuseppe, ti scongiuro, non lasciarmi così. Tu non puoi crederlo, lo so, ma devi ugualmente credere, anche se ti serve una fede più grande di te. Devi credere, devi. Ero deciso a non rimettere più piede nella mia casa. Poi la stanchezza mi vinse e mi prese il sonno lì, in mezzo al prato dove ero andato a meditare sulla mia sorte. E nel sonno, ecco, mi apparve una figura luminosa. Fu un sogno o un'apparizione? Fu un sogno. Fu un sogno, ma così chiaro che quando mi risvegliai mi sembrò proprio un'apparizione. Dicevate della figura luminosa. Sì, luminosa. Mi fu vicina e mi disse: hai torto di dubitare della tua sposa. Maria metterà al mondo un figlio per volontà di Dio. Lo chiamerai Gesù. Egli sarà il salvatore del tuo popolo. Torna a casa, uomo giusto. Giuseppe, credeste a quelle parole che vi sembrò di aver udito in sogno? Sì, ho voluto credere quello che nessun altro avrebbe forse mai creduto. Ho voluto sperare che proprio nella mia casa si sarebbe avverata la grande speranza di Israele. E da quel momento cominciai a proteggere la madre e il figlio e custodii nel cuore, nel mio cuore, il mistero della sua nascita. Non vorrei però che ci lasciassimo influenzare da un clima o da un'atmosfera. Accade quello che avevo previsto. Ci stiamo addentrando sempre più verso la strada dei miracoli, dei misteri, delle apparizioni. Non vorrei essere giudicato irriverente se torno a dire favole. D'altra parte,
Se vogliamo continuare a esaminare il caso di Gesù di Nazareth, non possiamo sorvolare su alcuni aspetti straordinari della sua vita. Meglio affrontarli. Io propongo che la questione dei miracoli venga affrontata apertamente. Va bene. Venite pure avanti, Maria. Ascoltate, Gesù aveva 30 anni quando lasciò il paese e continuò quella che si è soliti chiamare la sua vita pubblica. Sì. Come vi lasciò e quando lo rivedeste? Ma nei primi tempi tornava a casa ogni 3 o 4 giorni perché se ne andava nelle vicinanze. Solo? Sì, nei primi tempi solo. Ma poi una sera torno a casa con 3 amici. Pietro, Giacomo e un giovinetto di nome Giovanni. Si fermarono da noi e io dovetti preparare loro dei pagliericci perché potessero dormire. Proprio in quei giorni fummo invitati ad un pranzo di nozze in un paese vicino, a Cana. Andammo, Gesù con me e i suoi 3 compagni. E durante il banchetto, in mezzo ai canti e ai brindisi degli invitati, Gesù fece il suo primo prodigio. Mutò l'acqua in vino. Lo fece quasi di nascosto, ma io lo sapevo. Io e i servitori. Il giorno dopo ripartì e le sue lontananze si fecero più lunghe. Mi dicevano che predicava il regno di Dio e che in molti lo seguivano. Aveva ormai trovato la sua strada. La sua strada. Chiamiamola pure la strada dei miracoli. Illustriamoli allora. Ma sono tanti. Sono perfino troppi per essere tutti buoni. Ce n'è comunque di tutti i gusti. Pesche miracolose, tempeste placate, malati che guariscono, storpi che si mettono a camminare, ciechi che riaprono gli occhi alla luce del sole, perfino morti che ritornano in vita. Comunque, se si vuole prima analizzare la natura di questi miracoli, avanti, si chiamino a deporre i testimoni diretti. Pietro, Giovanni e Tommaso, quello che volle toccare con mano. Vengano pure avanti. Passiamo all'interrogatorio. Vorrei intervenire il meno possibile. Vorrei che fossero loro a parlare. Tu, Pietro, racconta di un miracolo di Gesù, uno qualunque, quello che ti è piaciuto di più, quello che di più ti ha colpito, un miracolo che hai visto coi tuoi occhi. Raccontacelo con le tue parole. Avanti. Non vorrei che credeste che i miracoli fossero la principale occupazione di Gesù. Ah no? No, vi sbagliate. Prendo atto della vostra affermazione. Dunque Gesù faceva miracoli senza dar loro gran peso. È questo che volete dire? Sì, li faceva quasi a malincuore. Anche se non volete credermi, io vi dico che Gesù diventava triste quando la gente gli chiedeva un prodigio. Sembrava dire, ecco, non capiscono che questo linguaggio. E allora si nascondeva e scappava perfino. Una volta che la folla si accalcava sulle spiagge del lago di Tiberiade e in un momento di entusiasmo voleva proclamarlo re, Gesù fu costretto a salire su una barca e a prendere il largo. E quando giunse alla sponda opposta, trovò anche lì la stessa gran folla che l'aspettava. E allora riprese a parlare, a predicare, e continuò finché si fece notte. Ecco quello che Gesù faceva con grande entusiasmo. Parlare, spiegare. Gesù si accaniva, si esaltava e si commuoveva a spiegare. È vero che la gente, nonostante le sue parole, non capiva quasi niente di quello che diceva? È vero, ma non se ne andava. Rimaneva lì, al sole, per ore, senza mangiare, senza bere, senza riposare, per ascoltarlo, anche se non lo capiva. Insomma, era per i discorsi o in attesa dei miracoli che la gente attendeva con tanta pazienza? I veri miracoli di Gesù furono le parole, gli annunci, i suoi messaggi. Prendiamone atto. È importante e forse è vero. Però siamo stati esortati dal Presidente a parlare dei miracoli. Tu, Pietro,
Dovevi raccontarci qualcosa. Ma avevo già cominciato a raccontare di quella volta che era fuggito su una barca e poi era disceso all'altra riva del lago. Erano 3 giorni che parlava e parlava. Alla sera andiamo da lui e gli diciamo: maestro, smetti un po' di predicare, la gente così potrà andare nei villaggi vicini a mangiare un boccone. E Gesù sembrò accorgersi solo in quel momento che la folla aveva digiunato per ascoltarlo e subito si commosse. Non mandateli via, ci disse. Fateli riposare e distribuite quel che avete. Ma noi non avevamo niente, un po' di pane e qualche pesce, era proprio niente per tutta quella gente e glielo dicemmo. Ma lui ci disse: date tutto quello che avete, date. E allora noi cominciammo a distribuire quei pochi pani e quei pochi pesci. E i pani e i pesci non diminuivano, ma aumentavano. E noi a dare sempre. E sorridevamo tra noi discepoli perché solamente noi sapevamo del miracolo, solo noi. E quando torniamo da lui ed egli ci chiede: non hanno più fame? Noi gli diciamo di no, che la gente è sazia, il cibo è bastato a tutti e ce n'è anzi avanzato. Egli quasi tra sé disse: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. E beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Basta! Questo processo ci sta sfuggendo di mano. I prodigi, i sogni, le voci, i miracoli. Ma quale folla? Quanti mai potevano essere? E chi ci dice che ognuno non avesse la propria provvista come solita fare la povera gente quando parte per un viaggetto? L'involto, la sporta, il cartoccio e quel poco di provvista che ognuno aveva fu messo in comune e bastò per tutti. I pochi pani e pochi pesci erano quelli degli apostoli. Dopotutto, la gente dovette mangiare col proprio. Dov'è il miracolo? Voi inventate. Non invento, interpreto, do spiegazioni logiche e razionali. E il figlio della vedova di Naim? Era già morto quando Gesù la incontrò. Il funerale si era già incamminato e il dolore di quella donna che piangeva impietosì Gesù. Disse: donna, non piangere, io vi dico che ero proprio lì accanto. I portatori si erano fermati e gli avevano deposto ai piedi la bara. Fanciullo, io ti dico, levati su. E il ragazzo si muove, si alza e incomincia a parlare. Disse Gesù: ecco madre, io ti rendo il tuo figliuolo. Cosa c'è qui da interpretare? Che spiegazione logica vuoi trovare? Che il bimbo non era morto, ma solo addormentato. Proprio queste, furono le parole che Gesù invece disse in un'altra occasione. La fanciulla non è morta, ma dorme. Le disse in casa di Gairo, il capo della sinagoga, al quale era da poco morta la figlia. Non è morta, ma dorme. Noi crediamo che il mondo non sia morto, ma solo addormentato. Voi non avete creduto a niente, voi non avete creduto ai miracoli, voi li avete visti ma non ne siete stati persuasi. Come puoi accusare di questo? Sono affermazioni gratuite, bel modo di fare l'inchiesta. È l'unico modo per non restare impigliati nel misticismo e nelle favole. E lo proverò. Voi dunque asserite di aver creduto fermamente ai miracoli, lo confermate? Certo. Sì. Senz'altro. Come mai allora tu, Pietro, hai rinnegato e più volte questo Gesù portentoso che aveva fatto tanti miracoli sotto i tuoi occhi? Rispondi, lo hai rinnegato sì o no? Sì, l'ho rinnegato. E tu? Tu, Tommaso, hai creduto così poco a quei miracoli che ti sei rifiutato di prestar fede alla notizia che Gesù fosse risorto. Hai detto, non lo credo. Se non lo vedo, non lo credo. Difatti,
Hai voluto toccare con le tue mani il suo corpo e le sue ferite. I miracoli che avevi visto non ti erano serviti a nulla. Sì, è vero, dubitai, ma quando vidi e toccai, mi pentii di aver dubitato e ritornai a credere. Ricordati che vedesti e toccasti le ferite di un vivo, non di un morto. No, di un risuscitato da morte. Beh, questo del risuscitato resta da vedere, da provare, e lo vedremo. E tu? Tu, Giuda, vieni avanti che è il tuo turno. Tu, Giuda, che pure li avevi visti quei miracoli, non hai esitato a venderlo e a tradirlo, l'uomo dei miracoli. È vero? È vero. È vero. E che vuol dire? Pensiamoci insieme, ragioniamo. Come si poteva tradire un uomo che crediamo veramente capace di compiere degli autentici miracoli? Impossibile, perché se davvero avessero creduto, non avrebbero osato. Ecco il punto. Avreste avuto paura. Paura del suo castigo, paura della sua vendetta. Perché invece l'avete fatto? Perché sapevate che quelli che accadevano non erano veri miracoli, ma soltanto suggestioni, per cui, quando venne il momento di tradirlo e di rinnegarlo, lo faceste, certi della vostra impunità. Voi, i discepoli, siete la prova più schiacciante contro i presunti miracoli di Gesù di Nazaret. Non è vero! Non fateci dire quello che non abbiamo mai detto. Noi credemmo in Lui. Noi credemmo nei miracoli che faceva. Perché allora non moriste tutti con Lui? Per Lui? È vero, non morimmo. Anzi, lo rinnegammo. Chi apertamente come me, chi con la fuga o rinchiudendosi in casa. Io dissi, non lo conosco. Non l'ho mai visto, non sono dei suoi. Disprezzatemi pure. Ma quello che io forse non sarò in grado di farvi capire è che si può allo stesso momento credere e tradire, amare e rinnegare. Sì, ve lo dico io che si può. L'amavo io quando dicevo non l'ho mai visto, non lo conosco, l'amavo sempre. Ma perché allora? Perché è così. Senza un perché. Eravamo deboli. Perché non volete tener conto di questo? Che fummo deboli, tremanti, che avemmo paura. Vili, dei discepoli vili, d'accordo, non eravamo degli eroi, lui lo sapeva. Quando lo vedemmo preso, picchiato, sanguinante, sconfitto, aspettammo da lui il gesto, una luce, una voce che venisse dal cielo e umiliasse il nemico. Ma il miracolo non venne. Fu allora che ci prese la paura. Sì, avemmo tutti paura. Lo abbandonai. Eppure, dovete credermi, gli volevo ancora bene. Credevo che fosse il Messia. Io invece non lo credevo più. Quando lo consegnai in mano al Sinedrio, non avevo più alcun dubbio. Gesù di Nazaret non era il Messia che aspettavamo. Non era lui che avrebbe liberato il nostro popolo. Tutti mi considerano il più mostruoso dei traditori, lo so bene, ma ci si sbaglia sul mio conto. Non sono stato un volgare traditore, sono stato soltanto un uomo coerente. Come? Ripetete. Coerente, ho detto. Spiegatevi. Quando non ebbi più fede in lui, sentii che era mio dovere darlo in mano alla giustizia. E lo feci. Parlate di dovere. Sì, di dovere. Perché se Gesù non era colui che avrebbe liberato il nostro popolo dalla servitù, diventava all'improvviso il più tenace oppositore di questa riscossa. Mi appariva come un rinunciatario e anche pericoloso per l'ascendente enorme che aveva sul popolo. Quando me ne convinsi, lo diedi in mano all'autorità per il bene del mio paese. Del resto, molto prima che io lo tradissi, lui aveva tradito noi. Lui aveva tradito me. Te? Sì, con delle promesse non mantenute. Come quando entraste in contatto con Gesù di Nazaret.
Fui uno degli ultimi a far parte del gruppo dei discepoli. Gesù attirava già le folle quando io mi inserii e quel gruppo di seguaci era quanto mai disperso e disorganizzato. Io entrai e li organizzai. Chi ti vuol togliere questo merito? Lo sappiamo bene che foste l'amministratore, il tesoriere. Il denaro era in mano vostra, no? Giusto, ma non sapete una cosa. Non sono stato soltanto l'amministratore, ma il finanziatore. Come? Spiegatevi. Volentieri. Io impiegai tutto il mio per amministrare e mantenere la vita degli apostoli. Come mantenere? Mantenere, semplicemente. Da principio la vita era dura. Predicava, la gente ascoltava, ma poi se ne andava. Passarono dei mesi e mesi prima che ci prendessero sul serio. Come movimento organizzato non esisteva ancora, fino al giorno in cui arrivai io, è vero? Ma nonostante questo, io credetti fin dal primo giorno che quel piccolo gruppetto capeggiato da Gesù avrebbe potuto appiccare il fuoco della riscossa al nostro paese. Lo credetti con tutte le mie forze. E per questo dissi loro: voi badate a parlare, a predicare, a far proseliti. Voi viaggiate in tutto il paese, non pensate ad altro. Smettetela di lavorare e lasciate le vostre attività. D'ora in poi io mi occuperò di farvi vivere. Il mio denaro è vostro. E solo così diventammo un gruppo. È vero? Sì. Sì, è vero. Mise in comune tutto il suo. Questo doveva darvi una posizione di preeminenza in seno al gruppo. Da principio sì, ma poi, quando cominciarono a giungere le offerte dei seguaci e non ebbero più bisogno di me, iniziarono a guardarmi meno benevolmente. E i motivi di questo atteggiamento mutato? Il risentimento, forse inconsapevole, verso chi li aveva amministrati, verso chi aveva organizzato le loro vite. Quando il gruppo pensò di poter essere indipendente, iniziò a considerarmi con altro animo. Mi rimproverarono di non intendere la parola di Gesù. No, Giuda, non era un pretesto. Ti spiegammo il perché. Perché? Perché ero il banchiere, il mercante, per questo non potevo intendere. Sì, insomma, mi fecero capire che avevo fatto il mio tempo e che non c'era più bisogno di me. Loro, gli apostoli, ammettiamolo per un momento, ma Gesù? Gesù no. Gesù continuava a darmi fiducia, a lasciarmi fare. Ma loro mi avevano isolato e mi sentii inutile. Proprio tu, Giovanni, fosti il più aspro verso di me. Mi facesti sentire più degli altri la tua superiorità intellettuale. No, lui si mise contro di me, apertamente. Non c'è alcun dubbio che qualcuno al Sinedrio seppe delle nostre divergenze e ne approfittò per indurlo al tradimento. Adolescente e presuntuoso anche. Dunque, io avrei agito più per una rivalsa verso di te che per un'opposizione a Gesù? Sì. Ma su questo punto può parlare il gran sacerdote Caifa, se crede. Su quale punto? Sul prezzo del tuo mercato? Su quel che passò di segreto tra di noi, gli ultimi giorni. Passò di segreto? Non passò niente, non passò proprio niente. Che può passare di segreto tra noi del Sinedrio e te, Giuda Iscariota? Evidente, non vuol parlare. Ma vi giuro che ci furono parlamentari e intese a quel tempo, anche se Caifa vorrà smentirle. Parla, di quel che è successo in quei giorni. Quando entrammo a Gerusalemme, prima della Pasqua, e fummo accolti con fiori e drappi stesi per terra, io ero ormai convinto che Gesù avesse abbandonato ogni proposito di risollevare Israele. E fu proprio in quei giorni che fui convocato dal Sinedrio. È vero? Non nego che qualcosa del genere possa essere accaduto. Non lo nega. In una riunione tra anziani, all'indomani dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, s'era infatti deciso di giungere a un accordo con lui. Noi l'avremmo lasciato predicare liberamente, purché, nei suoi discorsi, avesse precisato che il regno che ognuno doveva conquistare era quello di Israele. Avrei dovuto riferire a Gesù i termini della proposta e dico subito che avrei fatto tutto quanto stava in me per indurlo ad accettare. Se Gesù avesse accettato, mi sarebbero rinate tutte le speranze. Ma quali speranze? Non capisco. Ma come fate a non capire? Se Gesù
d'accordo con i sacerdoti, avesse accettato di predicare la rivolta del popolo di Israele, io sarei tornato al suo fianco, sarei stato il suo primo generale, la mia vita avrebbe avuto uno scopo. Invece? E invece niente, non mi fu permesso nemmeno di avvicinarmi a Gesù. E con i rappresentanti del Sinedrio concordammo la cattura. Come potete persuaderci che il vostro gesto fu dettato da un caso di coscienza? Si potrebbe discuterne se non ci fossero quei famosi 30 denari. Non fu un gesto disinteressato il vostro, fu un volgare mercato. Dovete pensare che nell'impresa avevo messo tutto il mio e che m'ero del tutto rovinato. Quei 30 denari mi consentivano di cominciare una nuova attività. Una nuova attività con 30 denari. Che cos'erano 30 denari? Una notte di baldoria, altro che una nuova attività. 30 denari era più di quel che si pensa. E credo che gli ascoltatori siano indotti nello stesso errore vostro. Si dice 30 denari come si direbbe pochi spiccioli. E non è così. 30 denari di quel tempo erano tanti soldi. Comunque il mio non fu un mercato. Non vendetti Gesù per denaro. Caifa, fu o no un mercato? Io seppi che uno dei discepoli era stato corrotto con denaro perché ci consegnasse Gesù. Ecco. Il mio suicidio, impiccato all'albero, dovrebbe perlomeno farvi riflettere. Dovrebbe farvi pensare che c'era ben altro in me, oltre al denaro. Non cercare di alleviare le tue colpe, tu solo hai compiuto il misfatto. Io? Ma voi? Tutti voi? Se l'avessi saputo, sta sicuro che te l'avrei impedito con queste mie mani. Ah, lo so bene, Pietro. Tu l'avresti fatto. Tu sei impetuoso e manesco. Ma gli altri? Io non lo immaginavo nemmeno. Debbo anzi dire che non ti ritenevo capace di tanto. C'era però chi sapeva e non fiatò e lasciò fare. Chiedo a te, Giovanni, a te che eri l'angelico, il puro tra tutti noi, ti chiedo, perché non mi fermasti la sera della famosa cena, quando mi vedesti uscire prima che ci fossimo alzati da tavola? Erano tutti intenti a spiarsi, cercando di capire chi fosse il traditore. Gesù poco prima disse: tra di voi c'è uno che mi tradisce. E ognuno dubitava dell'altro. Nessuno in fondo aveva la coscienza tranquilla. Forse, però tu solo ce l'avevi veramente sporca. Perché tu solo andavi a mettere la morte. No, non è vero. Io lo tradivo per 30 denari. Però dovete credermi, non pensavo venisse messo a morte. Crocifisso. Pensavo venisse isolato, imprigionato. Le cose invece presero una piega diversa. La morte, dovete credermi, non era nei piani, non era prevista. Mi appello a Caifa. Caifa, era prevista la morte di Gesù? Dico a voi, Caifa. No, il Sinedrio non pensava di crocifiggere Gesù quando fece il patto col traditore. Come fu allora che si giunse a tanto? Non potete immaginare quel che successe in noi sacerdoti quando ce lo trovammo davanti e cominciamo ad interrogarlo. Mano a mano che le domande incalzavano, ci rendemmo conto con terrore che non era colpevole di nulla e le sue risposte, anzi, avevano il timbro non solo della buona fede, ma della verità.
Fu allora che avemmo paura. Paura di che? Paura di non poterlo condannare. Questo vi faceva paura. Se quel Gesù fosse uscito dell'innocente e avesse ripreso a predicare, chi gli avrebbe contrastato il passo? Bisognava nasconderlo, farlo scomparire agli occhi del popolo. Ma in che modo? Cercammo qualcuno che ci aiutasse a far tacere, a far scomparire Gesù. Ma la morte non pensavamo ancora. E fu per questa paura che lo mandaste da me. E fu la stessa paura che indusse voi a mandare Gesù da Erode Antipa. No, non fu la stessa paura. Anzi, non fu per niente paura la mia. Fu soltanto pigrizia. Desiderio di non immischiarmi in una faccenda che consideravo di fanatici. Fanatici voi e fanatico lui. Io in fondo non c'entravo. Per questo lo rinviai ad Erode. Ma dopo poco mi ritornò al pretorio. Se Pilato... Dovevo giudicarlo proprio io. Sì, se Pilato avesse imprigionato Gesù, noi saremmo stati soddisfatti. Ma io non Avremmo potevo. raggiunto lo scopo di isolare Gesù. Io non potevo imprigionarlo. Non aveva alcuna colpa per me quel Nazareno. Ma se anche mi fossi prestato al vostro gioco e avessi preso su di me la responsabilità di un arresto, voi non sareste stati soddisfatti. Voi volevate la sua morte! Non è vero! Ah no? Quando mi rifiutai di condannarlo, voi non montaste la piazza per forzarmi la mano! Certo che montammo la piazza, dovevamo farlo, ma che vuol dire? Quello che non capisce Pilato è che ognuno deve sostenere fino in fondo la sua parte. Noi continuare a screditare Gesù per riguadagnare la fiducia del popolo. E Pilato, dal canto suo, mantenere ferma la sua opposizione alla morte di quell'uomo. Invece, preferiste darcelo, nonostante fosse ai vostri occhi innocente. Ma che altro c'era da fare? Metterci nelle condizioni di far vedere al popolo che Gesù non si può crocifiggere, perché il procuratore lo custodisce con la forza delle sue leggi. Va bene, ognuno vuole avere le sue buone ragioni. Perfino Giuda vuole avere le sue. Eppure io credo che la vera ragione sia un'altra. Una ragione che ha una speranza,
la speranza che questo Gesù, che si proclama figlio di Dio, dimostri di esserlo veramente, compiendo un miracolo, il grande miracolo. Direi che tutti, col loro comportamento, spingono Gesù a manifestarsi con un segno del cielo. Non è nemmeno questo che cercano. Non credo che cerchino un miracolo. Ma tu chi sei? La Maddalena, la peccatrice. Ma questo ingresso imprevisto, pensavo avessimo finito. Lasciala parlare, dobbiamo sentirli tutti. Ma sì, dai, sentiamoli tutti. Ma perché dici di no, Maddalena? Che non è un miracolo quello che tutti cercano. Perché non l'avrebbero visto. I miracoli sono misteriosi, segreti, anche quelli che potrebbero avvenire qua. Mio fratello Lazzaro non è forse il miracolo vivente? Un miracolo convincente come la stessa risurrezione di Gesù. Morto da 3 giorni lui, già avvolto nelle bende, già sepolto nella tomba di casa. Lazzaro, vieni fuori. Il prodigio. Alla presenza di tutti. C'erano i discepoli, c'era tutta la gente di seguito e vedono un morto di 3 giorni uscire da un sepolcro. Ebbene, che cosa credete abbiano chiesto Lazzaro appena è caduto il sudario? Ditelo voi, che avete assistito a quel miracolo. Che cosa chiedeste? Gli chiesero: «Oh Lazzaro, tu che sei morto per qualche tempo, dici, cosa c'era di là? Com'era? Cos'era?» Com'era fatto il paradiso? Volevano sapere gli apostoli e tutti gli altri. E Gesù, che aveva udito quelle domande, sarà fatto triste. Perché? Non capite che il vero miracolo era quello dell'amore. Non capite nemmeno voi, come non capirono loro, che quel che contava per Gesù era l'amore. E i miracoli che erano? Gesti, parole e atti d'amore. Gesù, parole, atti d'amore. Amore, ma che c'entra l'amore? Gli fa paura l'amore? Ti fa paura? Dovete imbattervi per forza nell'amore se volete continuare a parlare di Gesù. Io ho creduto in lui perché era l'amore. Voi difatti ve ne intendevate d'amore, Maria Maddalena. Mi piacerebbe sapere da voi, Maria di Magdala, che cos'è l'amore. L'amore? Come ti posso spiegare che cos'è l'amore? Lo devi trovare, scoprire da te, con la sofferenza tua. Non te lo posso insegnare. Nessuno può pagare per noi il prezzo del nostro amore. Ognuno deve pagare per sé. Ma se andiamo avanti così, finiremo per assolvere Gesù di Nazareth attraverso prove d'amore. Sì, è proprio così. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Corse allora da Pietro e dall'altro discepolo, Giovanni, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Pietro insieme a Giovanni e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 2, ma Giovanni corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide che il sudario non era per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Nonna, che cos'è il sudario? Il sudario era un telo che copriva il corpo senza vita di Gesù. Vuol dire che Gesù era morto? Gesù era morto ed è risuscitato e dentro il sepolcro ha lasciato il sudario piegato. Perché lo ha piegato? Beh, il significato del sudario piegato è di enorme importanza nella tradizione ebraica,
ai tempi di Gesù, sai? Quale tradizione? Bambina mia, ha a che vedere con una dinamica quotidiana tra padrone e servo. Se il padrone, dopo aver mangiato, si fosse alzato da tavola e avesse lasciato il tovagliolo piegato al lato del piatto, il servo non avrebbe osato sparecchiare la tavola, perché lasciare il tovagliolo piegato voleva dire tornerò. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. Turn my collar to the cold and damp, where my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. Dobbiamo volgerci indietro. And in the naked light I saw 10,000 people. Osservare la storia, studiarla, conoscerla, comprenderla, per non ripetere gli errori ed evitare l'orrore. Non c'è Pasqua di resurrezione senza pace. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
Il sabato santo non c'è alcuna liturgia, è il tempo dell'assenza, è il tempo dell'attesa, che si frappongono fra la morte di Gesù e la sua risurrezione. Per questa ragione vi propongo questa meditazione, che è anche una preghiera, composta da Valeria Martis. Maria ai piedi della croce. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». Ai piedi della croce, mentre si compie il tuo destino, sono rimasti Maria Santissima e Giovanni. E tu, Signore, in un ultimo gesto d'amore filiale, nello strazio di quei momenti di atroce passione, li hai resi dono l'uno per l'altra. Maria è diventata madre di Giovanni e l'apostolo prediletto è diventato suo figlio. Si prenderà cura di lei, consolerà la sua tristezza. Nel momento della prova sono pochi quelli che hanno la forza di starti vicino. Avevi tanti amici, tanti seguaci, tanti sostenitori, ma nell'ora più difficile della tua vita terrena non c'è quasi nessuno accanto a te. Hanno paura di essere catturati e uccisi, ma non tua madre. Lei resta sotto la croce, non fugge, non urla la sua rabbia, non si ribella a Dio. Il dolore è certamente straziante, ma lei rimane lì, accanto a te. La tua passione vede Maria non solo come spettatrice, ma come protagonista. Ti segue sul Calvario. Non abbandona quel figlio donato da Dio, concepito da Dio, che ha accompagnato lungo tutto il suo cammino terreno. Il suo dolore completa la tua esperienza umana. Ai piedi della croce esprime tutta l'angoscia di una donna che vede morire il proprio figlio. Maria ha vissuto la sua passione di madre, condividendo la tua passione redentrice. Non ha mai staccato gli occhi da te, contemplando il tuo dolce volto fino all'ultimo istante, e tu a tua volta la guardi straziata dal dolore. Dall'alto della croce ti sei preoccupato per lei, per i tuoi amici, per tutti noi, perché nel volto di Giovanni c'è quello di ognuno di noi, e tu ci affidi a tua madre. È il primo frutto della croce, dell'amore che è più forte della morte. Mentre tutto sembra finire, dalla voce dell'uomo nasce un'amicizia nuova, una solidarietà tra il giovane discepolo e l'anziana madre, un legame infinito tra noi e Maria Santissima. Quella giovane donna che ricevette la visita dell'angelo ha progredito nel suo cammino di fede, conservando la sua unione con te fino alla croce, unendosi al tuo sacrificio amorevolmente, rassegnata all'immolazione del figlio da lei stessa generato. È unita alla tua croce e dentro la stessa sofferenza patisce nel cuore ciò che subisci nella carne, e tu come uomo non sei che un figlio giustiziato davanti alla madre. In questi momenti così difficili però ti è rimasto il suo sguardo, in cui cercare rifugio e conforto. Certamente gli occhi di Maria versavano lacrime di dolore, e forse tu avresti voluto abbracciarla come facevi da bambino, avresti voluto rassicurarla, ma dall'alto della croce solo i tuoi occhi potevano trasmettere l'amore che nutrivi per lei e potevano infonderle la forza per andare avanti fino al giorno in cui l'avresti accolta nella luce di Dio Padre. Guardando verso la croce vediamo un uomo inchiodato e morente, con le braccia spalancate in un abbraccio, un uomo che non chiede niente per sé
e che fino all'ultimo si preoccupa per chi gli sta accanto. Quanto amore in quegli sguardi tra te e tua madre, quanto dolore ad annebbiare la vista e quanta forza in quegli ultimi istanti. La fragilità umana che davanti alla sofferenza si sente sopraffatta viene assorbita nella gloria della croce, nella fede che a tutto dona un senso. Maria ai piedi della croce, oltre il dolore della morte, ha trovato l'amore del dono. Il suo compito non era ancora finito. I discepoli avevano bisogno di lei, noi abbiamo ancora bisogno della sua guida e del suo esempio. Come Maria ai piedi della croce, donaci, Signore, la capacità di rinnovare ogni giorno la nostra fede nel Padre, consapevoli che anche nei momenti di maggior dolore Lui è al nostro fianco e ci sostiene. Come Maria ai piedi della croce, quando il dolore che irrompe nella nostra vita sembra cancellare ogni cosa, sostienici, Signore. Fa che ci affidiamo a lei per imparare a confidare sempre nel progetto di Dio per noi. Come Maria ai piedi della croce, davanti alla morte, alle immani tragedie e infinite ingiustizie di questo mondo, concedici, Gesù, la forza per affrontarle, per combatterle, per metterci al servizio di tutti coloro che hanno bisogno di noi. Signore, fa che sappiamo sempre ispirarci a lei, dolce faro, capace di illuminare con il suo sguardo le tenebre delle nostre sofferenze umane. Amen. Il sabato santo, la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione e morte, astenendosi dal celebrare il sacrificio della messa, fino alla solenne veglia o attesa notturna della risurrezione. L'attesa allora lascia il posto alla gioia pasquale, che nella sua pienezza si protrae per 50 giorni. Il corpo di Gesù è deposto dalla croce. Questo corpo, pieno di ferite, ci ha salvato. Nel grembo di Maria, come negli anni dell'infanzia, Gesù dorme. Davanti a Lui, davanti a lei, noi che abbiamo causato questa morte, che siamo favoriti da questa morte. Vergine Maria, che hai dato vita al corpo umano del Figlio di Dio, prega per noi peccatori. Il corpo di Gesù è posto nel sepolcro. Finalmente poteva riposare dopo la lotta. Il corpo di chi è Signore della vita attendeva la sua vittoria che né la pietra né i soldati potevano impedire. Vergine Maria, accompagnandoti nella tua solitudine,
aumenta la nostra fede nella vittoria del tuo Figlio e la nostra speranza nel fatto che, se soffriamo con Lui, regneremo con Lui. Gesù è posto nel sepolcro. Ora non parliamone più. Tornate tutti a casa vostra. È seppellito e la pietra è posta. I familiari piangono, gli amici sono disarmati. Questa volta tutto è finito. Signore, non è finita. Sei in agonia fino alla fine dei tempi, lo so. Gli uomini si alternano sulla via della croce. La risurrezione non sarà completa che in fondo alla via del mondo. Sono in cammino, ho la mia piccola parte e gli altri la loro. Insieme sminuzziamo nel tempo quello che tu hai preso a carico per divinizzarlo. In questo sta la mia speranza, o Signore, e la mia incrollabile fiducia. Non vi è briciola della mia piccola sofferenza che tu non abbia già vissuto e trasformata in infinita redenzione. Se la strada è dura e monotona, se conduce al sepolcro, so che oltre il sepolcro tu mi attendi glorioso. Signore, aiutami a percorrere fedelmente la mia via, al mio posto, nella grande umanità. Aiutami soprattutto a riconoscerti e ad aiutarti in tutti i miei fratelli di pellegrinaggio, perché sarebbe menzognero piangere davanti alle tue fredde sembianze se non ti seguissi vivo sulla strada degli uomini. O mio buon Gesù, prenda la mia anima il volo continuamente verso di te e la mia vita non sia che un atto di amore. Fammi intendere che è morta ogni opera che non ti onora. La mia pietà non sia un'abitudine, ma un costante slancio del tuo cuore. O Gesù, mia delizia e mia vita, dammi la grazia di rimanere nella mia umiltà senza pretese, nelle gioie senza dissipazione, nelle tristezze senza scoraggiamento, nell'austerità senza sprezza. Concedimi di parlare senza finzione, di temere senza disperazione, di sperare senza presunzione, d'essere puro senza macchia, di correggere senza collera, di amare senza finte apparenze, di edificare senza mormorare. Così sia. Il sabato santo, la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione e morte, astenendosi dal celebrare il sacrificio della messa, fino alla solenne veglia o attesa notturna della risurrezione. L'attesa allora lascia il posto alla gioia pasquale, che nella sua pienezza si protrae per 50 giorni. Il corpo di Gesù è deposto dalla croce.
questo corpo pieno di ferite ci ha salvato. Nel grembo di Maria, come negli anni dell'infanzia, Gesù dorme. Davanti a Lui, davanti a lei, noi che abbiamo causato questa morte, che siamo favoriti da questa morte. Vergine Maria, che hai dato vita al corpo umano del Figlio di Dio, prega per noi peccatori. Il corpo di Gesù è posto nel sepolcro. Finalmente poteva riposare dopo la lotta. Il corpo di chi è Signore della vita attendeva la sua vittoria che né la pietra né i soldati potevano impedire. Vergine Maria, accompagnandoti nella tua solitudine, aumenta la nostra fede nella vittoria del tuo Figlio e la nostra speranza nel fatto che, se soffriamo con Lui, regneremo con Lui. Gesù è posto nel sepolcro. Ora non parliamone più. Tornate tutti a casa vostra. È seppellito e la pietra è posta. I familiari piangono, gli amici sono disarmati. Questa volta tutto è finito. Signora, non è finita. Sei in agonia fino alla fine dei tempi, lo so. Gli uomini si alternano sulla via della croce. La risurrezione non sarà completa che in fondo alla via del mondo. Sono in cammino, ho la mia piccola parte e gli altri la loro. Insieme sminuzziamo nel tempo quello che tu hai preso a carico per divinizzarlo. In questo sta la mia speranza, o Signore, e la mia incrollabile fiducia. Non vi è briciola della mia piccola sofferenza che tu non abbia già vissuto e trasformata in infinita redenzione. Se la strada è dura e monotona, se conduce al sepolcro, so che oltre il sepolcro tu mi attendi glorioso. Signore, aiutami a percorrere fedelmente la mia via, al mio posto, nella grande umanità. Aiutami soprattutto a riconoscerti e ad aiutarti in tutti i miei fratelli di pellegrinaggio, perché sarebbe menzognero piangere davanti alle tue fredde sembianze se non ti seguissi vivo sulla strada degli uomini. O mio buon Gesù, prenda la mia anima il volo continuamente verso di te e la mia vita non sia che un atto di amore. Fammi intendere che è morta ogni opera che non ti onora. La mia pietà non sia un'abitudine, ma un costante slancio del tuo cuore. O Gesù, mia delizia e mia vita, dammi la grazia di rimanere nella mia umiltà senza pretese, nelle gioie senza dissipazione, nelle tristezze senza scoraggiamento, nell'austerità senza sprezza. Concedimi di parlare senza finzione, di temere senza disperazione, di sperare senza presunzione, d'essere puro senza macchia, di correggere senza collera, di amare senza finte apparenze, di edificare senza mormorare. Così sia.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno,
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è sabato santo,
Sabato Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. In questo giorno abitualmente si contemplano i dolori di Maria Santissima, la quale credeva fermamente nella risurrezione di Gesù, ma intanto con cuore di madre soffriva immensamente per la morte del figlio. In questo giorno, in cui non c'è nessuna ricorrenza liturgica, vogliamo meditare su una verità di fede poco conosciuta, la discesa agli inferi di Gesù. Subito dopo la morte, l'anima di Gesù discese agli inferi per annunziare ai giusti la buona novella e per liberarli. Vediamo cosa ne dice il Catechismo. Al numero 632 il Catechismo così insegna: le frequenti affermazioni del Nuovo Testamento secondo le quali Gesù è risuscitato dai morti presuppongono che preliminarmente alla risurrezione egli abbia dimorato nel soggiorno dei morti. Gesù ha conosciuto la morte come tutti gli uomini e li ha raggiunti con la sua anima nella dimora dei morti. Ma egli vi è disceso come Salvatore, proclamando la buona novella agli spiriti che vi si trovavano prigionieri. Al numero 633, invece, il Catechismo afferma: la Scrittura chiama inferi il soggiorno dei morti dove Cristo morto è disceso, perché quelli che vi si trovano sono privati della visione di Dio. Tale infatti è, nell'attesa del Redentore, la sorte di tutti i morti, cattivi o giusti, il che non vuol dire che la loro sorte sia identica, come dimostra Gesù nella parabola del povero Lazzaro accolto nel seno di Abramo. Furono appunto le anime di questi giusti in attesa del Cristo ad essere liberate da Gesù disceso agli inferi. Gesù non è disceso agli inferi per liberare i dannati, né per distruggere l'inferno della dannazione, ma per liberare i giusti che l'avevano preceduto. Al numero 634 il Catechismo insegna: la discesa agli inferi è il pieno compimento dell'annunzio evangelico della salvezza, è la fase ultima della missione messianica di Gesù. E al numero 635 così completa l'insegnamento: Cristo dunque è disceso nella profondità della morte affinché i morti udissero la voce del Figlio di Dio e, ascoltandola, vivessero. Arrivati a questo punto, il Catechismo cita la bellissima omelia di uno sconosciuto autore del II secolo, omelia che tratta appunto della discesa di Gesù agli inferi. La riporto per intero. Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine, grande silenzio perché il Re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre nell'ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E presolo per mano lo scosse, dicendo: «Svegliati tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà». Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine
Ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere, uscite, a coloro che erano nelle tenebre, siate illuminati, a coloro che erano morti, risorgete. A te comando, svegliati tu che dormi, infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero dell'inferno, risorgi dai morti, io sono la vita dei morti, risorgi, opera delle mie mani, risorgi, mia effigie, fatta a mia immagine, risorgi, usciamo di qui, tu in me e io in te, siamo infatti un'unica e indivisa natura. Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio, per te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo, per te io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi son diventato libero tra i morti. Per te che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco, il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso, io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto, pronti agli ordini sono i portatori, la sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli. Ebbene, cari fratelli e sorelle, quest'oggi sostiamo anche noi in silenzio, adoriamo il Signore disceso agli inferi e meditiamo sui dolori di Maria Santissima. E concludo con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Per rischiarare quelli che stanno
a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù Redentore, immagine del Padre, luce d'eterna luce, accogli il nostro canto per adunare i popoli nel patto dell'amore. Distendi le tue braccia sul legno della croce, dal tuo fianco squarciato, e fondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. A pagina 43, le lodi del Sabato Santo. Canteranno su di lui il lamento come per un figlio unico. L'innocente, il Signore, è stato ucciso. Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire il nascosto l'innocente. Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore. Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tronelli. Dicono, chi li potrà vedere? Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque al vederli scuoterà il capo. Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gioia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Canteranno su di lui il lamento, come per un figlio unico. L'innocente, il Signore, è stato ucciso. Dal potere delle tenebre, libera, Signore, la mia anima. Io dicevo, a metà della mia vita, me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recinga l'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine. Io ho comiato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa. Pigolo come una rondine, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte
ero morto, ora vivo nei secoli. Le mie sono le chiavi della morte e dell'inferno. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cera, lodatelo con timpani di danza, lodatelo sulle corde e sul lago. Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ero morto, ora vivo nei secoli. Mie sono le chiavi della morte e dell'inferno. Così dice il Signore. Ricorreranno a me nella loro angoscia. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha saziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Insieme. Cristo per noi si è fatto obbediente fino alla morte ed alla morte di croce, perché questo Dio l'ha innalzato e gli ha dato sopra ogni altro nome. Salvaci, Salvatore del mondo, sulla croce ci hai redenti con il tuo sangue. Aiutaci, Signore nostro Dio. A pagina 3, il nostro cantico. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a liberarci dal sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Pagina 47. Salvaci, Salvatore del mondo, sulla croce ci hai redenti con il tuo sangue, aiutaci, Signore nostro Dio. Adoriamo
e benediciamo il nostro Redentore, che patì, morì per noi e fu sepolto, per risorgere a vita immortale. Pieni di riconoscenza e di amore, rivolgiamo al Cristo la nostra preghiera. Abbi pietà di noi. Cristo Salvatore, che hai voluto vicino alla tua croce e al tuo sepolcro la tua madre addolorata, fa che in mezzo alle sofferenze e alle lotte della vita comunichiamo la tua passione. Cristo Signore, che come il chicco di frumento fosti sepolto nella terra per una sovrabbondante messe di vita eterna, fa che morti definitivamente al peccato viviamo con te per il Padre. Maestro divino, che nei giorni della sepoltura ti sei nascosto agli occhi di tutti gli uomini. Insegnaci ad amare la vita nascosta con te nel mistero del Padre. Nuovo Adamo, che sei disceso nel regno dei morti per liberare le anime dei giusti prigionieri fin dall'origine del mondo, fa che tutti coloro che sono prigionieri del male ascoltino la tua voce e risorgano insieme con te. Cristo, Figlio di Dio, che mediante il battesimo ci hai uniti misticamente a te nella morte e nella sepoltura. Fa che, configurati alla tua risurrezione, viviamo una vita nuova. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il mistero del tuo Figlio unigenito, disceso nelle viscere della terra, fa che, sepolti con Lui nel battesimo, risorgiamo con Lui nella gloria della risurrezione. Egli, Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Ricordo che questa notte, questa sera alle 20:30, vivremo la veglia pasquale.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Papa Francesco, per tutti gli ammalati e i tribolati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti e tutto a Maria l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera di oggi la contemplazione dei misteri della gioia. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Maria è una ragazza come tutte e vive la vita ordinaria del suo villaggio. Ma quel giorno, di fronte a quelle parole dell'angelo, rimase turbata. La parola di Dio non lascia mai indifferenti quando la si ascolta. Maria vince la diffidenza, anzi si fida totalmente dell'angelo. Da quel giorno cambiò non solo la sua vita, ma anche la storia del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero, la visita di Maria a Elisabetta. Maria va in fretta dalla parente Elisabetta. Il Vangelo non fa mai restare fermi dove si è, fa alzare dall'egocentrismo e spinge ad andare in fretta verso gli altri, soprattutto se sofferenti e bisognosi. Solo così saremo pienamente e profondamente gioiosi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. È la notte del mistero di Dio che si fa bambino e fatto da donna. A noi è chiesto di continuare ad ascoltare le parole dell'angelo. Vi è nato un Salvatore, un bambino. Alziamoci dalla nostra autosufficienza e uniamoci a quei pastori. Vedremo anche noi il bambino Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Il cuore dei due anziani Simeone e di Anna sono sorpresi nel vedere questo bambino che prendono in braccio. Ora il loro cuore sa che la fede non è stata vana. Ora sono consolati dalla gioia di aver visto e accolto il Dio fatto uomo, il Dio con noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù è ritrovato tra i dottori del Tempio. Maria e Giuseppe insegnano ad avere la giusta preoccupazione, non perdere mai il Signore. Essi, quando lo persero, non smisero di cercarlo e lo ritrovarono, ma non nel luogo dove essi pensavano. Lo trovarono nel luogo della preghiera. Gesù lo si trova anzitutto nella preghiera, nel Vangelo, nei fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per il Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in lacrimarum vallem. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos convertem. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendens. O clemens, o via, o dulcis, Virgo Maria. Insegna anche a noi, Signore, te lo preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che il Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova e, se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria
Madre di Gesù e Madre nostra, accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria Madre della Consolazione, Prega per noi. Santa Bernardetta, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria Immacolata, in te noi crediamo e sotto il tuo manto conforto cerchiamo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. A tutti buonasera. Dalle tenebre del tradimento e del peccato alla luce della Pasqua e dell'amore di Dio. È il percorso del Triduo Pasquale che a Gerusalemme comincia la mattina del Giovedì Santo. Nella Basilica del Santo Sepolcro, messa crismale e in cena Domini sono unite in un'unica celebrazione. Al canto del Gloria le campane suonano l'ultima volta prima di Pasqua. La messa è stata presieduta da Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha ricordato come l'istituzione del sacerdozio e quella dell'Eucaristia, misteri del Giovedì Santo, siano avvenuti nella notte in cui Gesù fu tradito, abbandonato e rinnegato dai Suoi amici. Una notte simile a tante nostre notti. Nel cuore di questa notte Gesù pone dei gesti d'amore, a cominciare dalla lavanda dei piedi, che è stata ripetuta subito dopo l'omelia. Gesti che sono indicazioni di vita: alzarsi, deporre le vesti, lavare e asciugare i piedi. Sono i verbi dell'amore vero, sono i verbi della Pasqua, che servirono a Cristo per ricreare l'uomo, portandolo fuori dalla sua notte e dal suo peccato. Così Gesù risponde al male dell'uomo e indica anche a noi il modo per uscire dalle nostre notti. Un atteggiamento di grande fiducia nella forza poderosa dell'amore di Dio che in Cristo ci ha donato la via per uscire dalle nostre notti, che è l'amore, la donazione di sé. Nel corso della celebrazione, i circa 250 sacerdoti presenti hanno rinnovato le loro promesse e sono stati benedetti i 3 olii santi, l'olio dei catecumeni, il crisma
e l'olio degli infermi. Verranno distribuiti in tutte le parrocchie del Patriarcato Latino e usati per amministrare i sacramenti. Al termine della messa, la tradizionale processione con il Santissimo Sacramento, 3 giri intorno all'edicola del Santo Sepolcro, di cui l'ultimo include anche la pietra dell'unzione, quindi la reposizione nel sepolcro. Prima di lasciare la basilica, il patriarca ha benedetto un gruppo di ammalati, accompagnati dai volontari dell'associazione Hospitalidad Jesús de Nazaret. Anche questo un gesto di quell'amore che ha il potere di trasformare le tenebre in luce, i tradimenti in perdono, gli abbandoni in ritorno, la morte in vita nuova. Che coraggio ci vuole per me risvegliarsi nel mondo così e cadere da un letto di Che coraggio ci vuole per me rivestirsi di un giorno di più, indossare la maturità, l'armatura d'acciaio che ho, poi tuffarsi di nuovo là fuori, cacciare a fuggire differenza che ormai non c'è. Che coraggio ci vuole per me per cercare un sorriso di più al mercato delle ambiguità, senza vendere quello che ho quando un nuovo mercante verrà con un gesto di sogni per me, per me.
Uno dei modi per favorire la forma fisica è sicuramente quello di usare quando possibile la bicicletta. Io e mia moglie abbiamo 2 biciclette pieghevoli che carichiamo nel bagagliaio della macchina e utilizziamo quando facciamo le nostre escursioni oppure andiamo in vacanza. Vista l'età, preferiamo sempre percorsi facili e uno di questi è sicuramente la ciclovia adriatica che dalla cittadina di Grado porta al villaggio di Punta Sdobba. Si può partire dal suggestivo borgo storico di Grado e dirigersi verso Monfalcone. Attraversati i quartieri più moderni e Grado Pineta, si arriva nella zona dei campeggi e al ponte sul canale Primero. Circa a metà percorso si può fare una sosta nella riserva naturale regionale Valle Cavanata, situata nella laguna. Qui si può visitare l'osservatorio avifaunistico, dove sono predisposte delle postazioni per fotografare e osservare con discrezione le specie avicole che popolano questa riserva naturale. Subito dopo l'osservatorio, la pista ciclabile attraversa la laguna su un ponte di legno. E girando a destra si entra in una stretta e bella strada asfaltata che consente di pedalare e ammirare la laguna, che è popolata di uccelli acquatici, tra cui alcune famiglie di cigni che si muovono elegantemente sulla laguna. Si tratta di una strada tranquilla e quindi molto adatta ai ciclisti. Generalmente infatti è utilizzata solo dai pochi residenti ed è quindi a bassissima intensità di traffico. Al termine di questa strada si giunge in aperto mare e affrontando la rampa che sale sull'argine si può continuare a pedalare sulla ciclabile sopraelevata, che dopo circa 5 km consente di arrivare a Punta Sdobba, sulla foce dell'Isonzo, proprio di fronte alla riserva naturale Isola della Cona. Su questa ciclabile si può godere di una bella vista sul mare e sul golfo di Trieste. Giunti al bar-ristorante Caneo, è possibile proseguire nella strada a destra raggiungendo il piccolissimo e suggestivo villaggio di pescatori di Punta Sdobba.
Sì. Sulla laguna retrostante il ristorante Caneo c'è un pontile in legno che porta a una torretta di avvistamento affacciata sulla foce dell'Isonzo. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. Might be down another day. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. Come avete intuito da questo video, il tratto gradese della ciclovia adriatica è un percorso molto facile, che si può fare in poche ore e in qualsiasi giorno dell'anno, evitando ovviamente i giorni di pioggia o quelli di piena estate nelle ore di punta. Makes you wanna come with me, right? It's like a holiday, yeah, yeah. Bentrovati in aggiornamento con il TG di 3B. Parliamo di temperature quest'oggi perché è stata una notte invernale su buona parte dell'Italia, complice l'arrivo di aria fredda direttamente dal nord Europa, dalla Scandinavia, e queste sono state le temperature registrate proprio nella prima parte di questo giovedì 6 aprile. Possiamo osservare su molte zone temperature prossime o uguali allo zero, addirittura Olbia in Sardegna 1 grado. Nel riquadro con i colori arancioni invece possiamo notare le temperature registrate a Natale, quindi un fine settimana di Pasqua che si presenta dai connotati più invernali rispetto al weekend di Natale, che è stato decisamente più mite per quanto riguarda le temperature della notte. Andiamo a vedere difatti il satellite che ci mostra sempre la discesa di quest'aria fredda dal nord Europa, complice l'anticiclone
che si eleva verso nord e infiltrazioni di aria fredda da est e nord-est interessano le nostre regioni, con residua instabilità all'estremo sud, però sta migliorando. Non è tutto, perché poi dal mare del nord proprio venerdì giungerà un minimo di bassa pressione alimentato da aria fredda, quindi venerdì tra il pomeriggio e la sera molte nuvole in aumento al centro-nord, delle piogge sulle regioni settentrionali, Toscana, poi in serata anche Lazio, Umbria e Marche. Neve sulle Alpi fin verso i 1000-1300 metri di quota, neve anche sull'Appennino tosco-emiliano. Sabato migliora al nord e sulla Toscana, a parte qualche piovasco pomeridiano sul nord-est, mentre il maltempo sulle regioni centrali sabato mattina e poi a sud, e qui con neve in Appennino fin verso i 1000-1300 metri di quota, quindi neve che non mancherà anche sull'Appennino. Temperature di fatti nei prossimi giorni che saranno sotto la media stagionale, complice ancora nel corso di Pasqua di questo minimo di bassa pressione alimentato d'aria fredda dal nord Europa. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo sul nostro sito web. Macron e von der Leyen a Pechino chiedono alla Cina di fare pressione sulla Russia per fermare la guerra in Ucraina, ma da Xi Jinping nessuna promessa. Francia, scuole chiuse, trasporti dimezzati, pendolari sono sempre più penalizzati, d'accordo con la riforma solo chi è già in pensione. Bollettino medico del San Raffaele, Berlusconi soffre da tempo di leucemia ed è ricoverato in terapia intensiva per curare un'infezione polmonare. La guerra in Ucraina è stata fra gli argomenti più delicati della visita a Pechino del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Durante gli incontri i due hanno chiesto al presidente cinese Xi Jinping di usare la sua influenza sulla Russia per porre fine all'invasione. Nella conferenza stampa finale von der Leyen ha anche lanciato un avvertimento alla Cina. Fornire armi al governo di Vladimir Putin danneggerebbe seriamente le relazioni con l'Unione Europea. Have you received any reassurances from President Xi Jinping that he will not send weapons, lethal weapons, to Russia? Indeed, as I reported, raised the point of arms deliveries. And I want to be very clear on that one, that arming the aggressor is a clear violation of international law. It's the aggressor, and he should never be armed. And this would indeed significantly harm the relationship between the European Union and China. La Presidente della Commissione vorrebbe anche ridiscutere l'accordo commerciale fra l'Unione e la Cina, firmato a fine 2020, mai ratificato e in stallo a causa delle crescenti tensioni tra Pechino e Bruxelles. Dalla conclusione dei negoziati, dice, la situazione delle imprese europee in territorio cinese è peggiorata. We have seen also during that time a further deterioration of the market access I was describing of European companies in the Chinese market. So the lack of level playing field that we need. So our position is that we do have to reassess the comprehensive agreement on investment. Anche Macron, durante l'incontro trilaterale, ha sottolineato l'importanza di mantenere aperta la cooperazione economica con la Cina, ma a condizioni di parità. Notre volonté, c'est évidemment de ne pas tomber dans le piège de la séparation de nos économies, mais de regarder secteur par secteur comment nous pouvons améliorer les ouvertures réciproques et équitables. Il presidente Xi, da parte sua, ha sottolineato la necessità di intraprendere quanto prima negoziati di pace in Ucraina, in una conferenza stampa senza domande. En una cosa coinciden los tres líderes, Xi Jinping, Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen. El mundo se encuentra en una situación extremadamente volátil y por ello es tan importante mantener abiertos todos los canales de comunicación. Y ello a pesar de las múltiples diferencias y de los múltiples puntos de fricción entre la Unión Europea y China. Uno de ellos es el comercio. La presidenta de la Comisión Europea ha explicado que es necesario reducir riesgos y ello pasa por reducir la dependencia europea de China.
Pekín, por su parte, constata con preocupación que la guerra en Ucrania ha fortalecido los vínculos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y el presidente francés Emmanuel Macron espera que China utilice su amistad con Rusia para sentar a todas las partes a negociar. En cualquier caso, este viaje es ya de por sí un éxito diplomático, y ello a pesar de que no se ha registrado ningún avance concreto. Ana Lázaro, Euronews, Pechino. Altra giornata di sciopero e mobilitazione in Francia per la tanto contestata riforma che innalza l'età pensionabile da 62 a 64 anni. La nostra corrispondente Annelise Borges era alla manifestazione di Parigi. Protesters are once again taking to the streets across France this Thursday against an unpopular reform of the pension system pushed through by Emmanuel Macron's administration. And while this may seem like déjà vu, what people here say we're witnessing is a turning point in this movement. This is the first national day of strike since the very first meeting held between union leaders and the French government. A meeting unions have described as useless, and the French government said was an important step. All sides in this standoff are expecting a verdict on the part of France's Constitutional Council that has the power to strike out parts or the entire legislation next week. Until then, unions and protesters alike say they will continue taking to the streets and organizing strikes in what is definitely Emmanuel Macron's biggest challenge in this second term as president. Annelise Borges in Paris for Euronews. Ironia della sorte, nell'11° sciopero nazionale in Francia c'è chi in qualche modo lavora, sono i pensionati che si devono prendere cura dei loro nipoti. Molte scuole a Parigi, come in altre città, hanno aderito alla mobilitazione indetta dai sindacati per protestare contro la controversa riforma delle pensioni. Secondo i sondaggi, solo la fascia di coloro che è già in pensione è d'accordo con questa misura. Intanto lo sciopero ha colpito anche i trasporti pubblici, sono garantiti solo i servizi minimi su autobus, métropolitaine et treni suburbani. Les grèves, on se lève plus tôt, d'accord. On essaie de voir comment on peut faire, mais il n'y a rien qui change de toute façon. Hein. On arrive toujours en retard et on est pénalisé. Le patron ne veut rien savoir, quoi. La SNCF ha garantito solo 3 treni ad alta velocità su 4 e un treno regionale su 2. Silvio Berlusconi soffre da tempo di leucemia mielomonocitica cronica ed è ricoverato in terapia intensiva per curare un'infezione polmonare. È quanto emerge dal primo bollettino medico ufficiale emanato dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'86enne è arrivato mercoledì. Le condizioni dell'ex premier, che ha già iniziato la chemioterapia per limitare gli effetti negativi della patologia, sono stabili. Il leader di Forza Italia avrebbe anche telefonato ai vertici del suo partito chiedendo loro il massimo impegno in Parlamento e nel governo. Intanto la famiglia Berlusconi e gli amici più stretti si alternano nelle visite all'ospedale milanese. Marina. Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that Ukrainian forces will withdraw from Bakhmut to avoid encirclement if necessary, but do not yet assess the need to do so. Zelensky stated during a press conference in Poland that Ukrainian troops face a very challenging situation in Bakhmut and that Kyiv will make the corresponding decisions if Ukrainian troops risk encirclement by Russian forces. Zelensky's statement is in line with other recent statements by Ukrainian officials that Ukrainian military command will order withdrawal from Bakhmut when and if they deem a withdrawal to be the most strategically appropriate option. Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin said that there are no signs of Ukrainian forces leaving the eastern city of Bakhmut, the scene of the longest and the bloodiest battle of Russia's war, where, according to the Institute for the Study of War, Russian forces continued to make gains. Geolocated footage shows that Russian forces have made advances north of Bakhmut, both north of Khromovo and northeast of Orikhovo-Vasilievka. Russian sources claim that Wagner Group fighters seized a school just west of the Metallurg Stadium in central Bakhmut.
The Ukrainian General Staff reported that Ukrainian forces repelled ground attacks in Bakhmut, northwest of Bakhmut near Bogdanivka, and southwest of Bakhmut near Ivanivske. And while it remains to be seen whether Ukraine's defense of Bakhmut and its efficacy in fixing Russian forces in the area is worth Ukrainian losses, and the Institute for the Study of War says it will likely be unable to assess this until observing the Ukrainian spring counteroffensive, Ukrainian military leadership continues to clearly signal that Ukrainian forces are still not encircled and have the option to withdraw as necessary. L'antica Antiochia ha pagato il prezzo più alto nel terremoto che ha devastato la Turchia sud-orientale appena 2 mesi fa. La maggior parte della città è stata rasa al suolo, compreso il centro storico. Con l'avvicinarsi delle elezioni, il leader turco Recep Tayyip Erdogan ha promesso di ricostruire le aree colpite entro l'inizio del prossimo anno. Una promessa accolta con grande scetticismo dai residenti come Ali Çimen. Yani bir yılda olacağını tahmin etmiyorum. Yeni inşa bu topraklarda ama başka yerde olursa bilemiyorum. Ama bu mekanda bu şartlar altında ancak bir yılda burası temizlenir. L'ingegnere capo responsabile dei lavori dice che al momento la priorità è la demolizione degli edifici più pericolanti. Tehlike oluşturan, yıkılmak üzere olan yani acil yıkılacak olanları şu anda valilik ihale etti. Onları yapmaktayız şu anda. Bunlar bittikten sonra ayrıca şu an gördüğünüz etraftaki hemen hemen tüm binalar ağır hasarlı ve yıkılacak binalar. Bilahare onlara geçilecek. 13 milioni di persone vivono in aree disastrate. Il presidente turco si è impegnato a ricostruire più di 300.000 case in un anno. La sua permanenza alla guida del paese verrà messa in gioco nelle elezioni legislative e presidenziali del 14 maggio. Riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita, merito della diplomazia cinese che ha fatto da mediatrice all'incontro avvenuto proprio in Cina tra i ministri degli esteri iraniano e saudita. È il primo colloquio tra i due paesi dal 2016. I precedenti tentativi di riconciliazione tra Iran e Arabia Saudita non avevano avuto successo, ma stavolta i due paesi sembrano intenzionati a riprendere le relazioni commerciali e riaprire le rispettive ambasciate. E in un comunicato congiunto Teheran e Riyadh hanno dichiarato di voler promuovere la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente. Migliaia di persone in Argentina mercoledì hanno bloccato strade e autostrade in direzione della capitale Buenos Aires per protestare contro la crisi economica e l'aumento permanente dell'inflazione. Le proteste giungono dopo che il governo del presidente Alberto Fernández ha pubblicato i dati che mostrano che la povertà nella seconda metà del 2022 è aumentata a quasi il 40% della popolazione. Di fatto circa 19 milioni di argentini non sono in grado con i loro stipendi di soddisfare i propri bisogni alimentari di base. La confessione. Ciao, per chi non mi conoscesse sono Fra Stefano e ora risponderò alle vostre domande, anche a quelle più controverse sul tema della confessione. E cominciamo subito con queste parole di Papa Francesco. Ho sentito la necessità di confessarmi, questa è stata per me un'esperienza di incontro. Ho trovato qualcuno che mi aspettava, ma non so cosa sia successo, non ricordo. Non so proprio perché fosse quel prete là, che non conoscevo, perché avessi sentito questa voglia di confessarmi, ma la verità è che qualcuno mi aspettava, mi stava aspettando da tempo. Punto primo, a chi è dedicata la confessione? Cristo ha istituito il sacramento della penitenza per tutti i membri peccatori della sua Chiesa, anzitutto per coloro che dopo il battesimo sono caduti in peccato grave. A chi mi dice non mi confesso più perché l'ultima volta ho trovato un prete antipatico che mi ha trattato male, è stato frettoloso, oppure mi dice che una volta aveva un buon confessore, ma dopo che è morto non ne ha più trovato uno, a queste persone rispondo: se vi fosse capitato di trovare un barbiere antipatico, non sareste più andati dal barbiere? Se aveste trovato un benzinaio frettoloso, non sareste più andati dal benzinaio? Se fosse venuto a mancare il vostro vecchio fornaio che era tanto bravo e gentile, allora avreste smesso di mangiare il pane? Capite, queste argomentazioni per non confessarsi sono solo scuse.
Se veramente credi nella confessione, non ti fermi davanti a degli incidenti di percorso, ma trovi qualcuno che ti confessi. E riguardo alle confessioni vi dico una cosa: una volta ero in un santuario a confessare, sono arrivate al santuario 2 corriere piene di pellegrini, erano un centinaio di persone in tutto e volevano tutti confessarsi, ma eravamo solo 2 preti a confessare. Capite da soli come è andata a finire, non potete presentarvi in queste condizioni, ma cercate un prete che sia in sintonia con voi, che sia capace di capirvi, e cercate i momenti migliori per andare a confessarvi con calma. Insomma, dobbiamo capire che la confessione è una cosa molto personale e se uno la affronta così, un po' di fretta, andando da un prete qualunque che non conosce, deve mettere in conto che può andargli bene, ma forse anche no. Qualcuno dice che non si confessa perché non gli piace raccontare a un'altra persona i propri peccati. Sì, è vero, bisogna vincere questa timidezza, anche se sappiamo che attraverso il prete che abbiamo davanti in realtà il perdono viene da Dio, e anche se sappiamo che tutto quello che diciamo resta segreto, c'è sempre un po' di resistenza in noi nel dire i peccati. È così. Ma d'altra parte è proprio attraverso questo coraggio di esprimere i peccati che noi riusciamo a liberarcene, mentre fino a quando li teniamo sepolti dentro di noi non ce ne liberiamo. Ci sono poi quelli che non si sono confessati più perché l'ultima volta non sono stati assolti. In questo caso bisogna comprendere le ragioni per cui non sono stati assolti. Può darsi che siano valide ragioni, per esempio non hanno nessuna intenzione di fare un cammino di fede e non hanno intenzione di correggere alcuni peccati gravi, oppure può darsi che il prete sia stato eccessivamente rigido. In qualsiasi caso io consiglio di provare a dialogare anche con altri sacerdoti. Può darsi che riusciate a trovarne uno in grado di capirvi e capace di proporvi una via di perdono che siete disposti a percorrere. Siate perseveranti nel cercare una soluzione e la troverete. Ci sono poi tutte quelle persone che vivono una situazione personale o relazionale che li fa sentire a disagio con gli insegnamenti della Chiesa e non sono capaci di trovare una via di conciliazione tra le regole della Chiesa e ciò che stanno vivendo. La Chiesa mi dice che dovrei essere diverso da quello che sono, o che dovrei assumere uno stile di vita che non riesco a fare mio. Anche in questo caso io consiglio di non arrendervi. Cercate qualcuno in grado di capirvi e capace di proporvi un cammino di fede adatto a voi. Gesù Cristo è per tutti e sicuramente c'è anche per voi un cammino di fede che potete intraprendere. Quello che serve è trovare un confessore che sappia capirvi, e dall'altra parte però dovete essere anche voi disponibili a fare un cammino. Ma è possibile partecipare alla comunione senza essersi confessati? La Chiesa ci insegna che la confessione sacramentale è sempre una sorgente di grazia per progredire nella vita dello Spirito e tuttavia non è necessaria per la comunione se non in presenza di peccati gravi. Quindi penso di essere stato chiaro. La confessione è opportuna sempre, ma è necessaria solo quando ci sono peccati gravi. Tenete comunque conto che la comunione eucaristica presuppone sempre l'impegno di una conversione per vivere il Vangelo. Qualcuno non si confessa perché è separato, ma è bene sapere che quando la separazione dall'altro coniuge è consensuale o con legale divorzio, non esclude dalla comunione, a meno di essere risposati civilmente o di convivere come delle persone risposate. Quindi, anche se qualche prete non lo ha ancora capito, la Chiesa ci insegna che i separati possono accostarsi ai sacramenti della confessione e dell'Eucarestia, purché adempiano i doveri generali della vita cristiana come tutti gli altri. Per i risposati non c'è nessuna speranza di perdono. In realtà Papa Francesco in Amoris Laetitia afferma che in singoli casi, e quindi non è una regola generica, ma bisogna comprendere i casi specifici, attraverso un sincero confronto con la parola di Dio e un onesto discernimento a servizio della verità sotto la guida di un saggio pastore, certi ostacoli possono essere superati.
Può confessarsi una persona che non è cristiana? No, non è possibile, perché se hai scelto di non credere in Gesù, non credi nemmeno alla confessione e quindi non avrebbe senso. Ma se una persona desidera di accogliere il perdono di Gesù, allora, come prima cosa, deve ricevere il battesimo e con il battesimo saranno perdonati tutti i peccati e poi, se nel cammino di fede cadrà nel peccato, potrà ricorrere alla confessione. Comunque sia, se non avete ancora le idee chiare, sappiate che sempre e in qualsiasi caso potete presentarvi a un confessore chiedendogli di aiutarvi a capire come potete confessarvi nel vostro caso specifico. È necessario confessarsi per essere cristiani? No, non è necessario. Anche chi non può confessarsi può partecipare alla vita della Chiesa e potrebbe anche avere una fede più grande della nostra, quindi nessuno è autorizzato a giudicare o a discriminare chi a causa di alcune circostanze personali non può confessarsi. Dio può perdonarmi anche se non mi confesso? Certo che sì, Dio infatti si avvale dei sacerdoti, suoi ministri, per donare il suo perdono alle persone. Tuttavia, Dio è sempre libero di donare il suo perdono a chi vuole. Va bene chiedere perdono direttamente a Dio? Sì, certo, va benissimo, anzi è necessario farlo, anche per chi va a confessarsi. Infatti anche per fare una buona confessione è importante aprire il nostro cuore a Dio e chiedergli perdono per i peccati, sia nella preghiera personale come pure nella preghiera comunitaria. E allora perché devo rivolgermi ad un prete? Perché non puoi autoassolverti, perché è troppo facile ingannare te stesso dicendo che sei pentito, convincendoti che quindi Dio ti ha perdonato e poi continui a vivere come prima. Nella confessione sacramentale invece non ti confronti con i tuoi pensieri, ma con un'altra persona che ti può correggere, ti può incoraggiare, ti può assolvere. E quando poi ricevi la soluzione sei certo di essere stato perdonato, perché hai ricevuto il perdono da Dio mediante un ministro della Chiesa. È possibile confessarsi al telefono o con WhatsApp? No, non è possibile. Tutti i sacramenti si possono ricevere solo di persona, perché i sacramenti non sono virtuali, anzi sono segni concreti, tangibili, efficaci della grazia di Dio. Con i mezzi di comunicazione invece non ci sarebbe il contatto diretto che è necessario. Ma non ho ancora risposto pienamente alla prima domanda. Perché dovrei confessarmi? Perché la confessione è un momento di grazia, è il sacramento della guarigione che ci guarisce dalle ferite del peccato, è il sacramento della rinascita spirituale. Gesù ti libera dal peso dei tuoi errori, dalla schiavitù del peccato e ti dice: credo in te, con la mia grazia puoi farcela, puoi essere una persona migliore. Ma Dio si arrabbia quando confessiamo i nostri peccati? No, assolutamente no, al contrario, Gesù ci ha assicurato che c'è più festa in cielo per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Quindi andate a confessarvi tranquilli che a Dio dispiace il peccato, ma è felice di perdonare e di donare il suo perdono. Come mai un confessore non mi assolve mentre se vado da un altro mi assolve? Perché anche se la soluzione viene da Dio, la valutazione viene fatta da un sacerdote che potrebbe anche sbagliare o che potrebbe proporre un percorso di conversione diverso rispetto a un altro sacerdote. Quindi è assolutamente normale che ogni confessore sia diverso dall'altro ed è anche per questo che è una buona cosa trovare un confessore che sappia ascoltarti. Tra le vostre domande, vi dico la verità, ho trovato molti casi specifici a cui non do risposta perché non voglio fare una casistica farisaica che vuole dare risposte da manuale ad ogni situazione della vita. È davvero importante e insostituibile il dialogo con un confessore saggio e amorevole che vi possa aiutare ad affrontare in modo costruttivo la situazione particolare che state vivendo. Ma siamo sicuri che Gesù ha il potere di perdonare i peccati? Il Vangelo ci racconta che una volta alcune persone portarono un paralitico davanti a Gesù e Gesù disse a quell'uomo: figlio, ti sono perdonati i peccati.
Ma gli scribi dicevano in cuor loro: chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E allora Gesù disse: che cosa è più facile? Dire al paralitico ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ora perché sappiate che ho il potere di perdonare i peccati, dico a te, disse al paralitico, alzati e cammina. Quello si alzò e sotto gli occhi di tutti se ne andò. E come mai i preti possono assolvere i peccati? Perché è stato Gesù a conferire alla Chiesa questo dono. Infatti nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 20, Gesù, dopo essere risorto, dice ai suoi discepoli: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. È vero che la confessione è efficace per essere liberati dal maligno? Sì, certo, è vero, perché essendo liberi dal peccato siamo molto più forti per resistere alle seduzioni del maligno. Il grande esorcista padre Amorth diceva: confessatevi spesso, soprattutto confessatevi bene. Il maligno ha il terrore della confessione perché se è ben fatta gli strappa dalle mani le anime e le rimette in quelle di Dio. Perciò non esiste esorcismo più potente della confessione ben fatta. Adesso che abbiamo visto perché è bene confessarsi, proviamo a capire come possiamo prepararci alla confessione. E la prima cosa che mi viene in mente è l'esame di coscienza. Infatti non va bene presentarsi al confessore senza avere nessuna idea di quali siano i peccati di cui vogliamo chiedere perdono. Cos'è l'esame di coscienza? L'esame di coscienza è un elemento essenziale del nostro cammino di fede. È un momento in cui ascoltiamo la voce di Dio che parla dentro di noi. È un momento di discernimento spirituale che serve per capire dove lo Spirito Santo ci stia guidando. Nell'ambito della confessione, però, l'esame di coscienza assume un significato molto particolare, che è quello di prendere coscienza dei nostri peccati, così da poter chiedere perdono a Dio e intraprendere la conversione. Cosa devo fare se la coscienza non mi rimprovera nessun peccato? Devo capire per quale ragione mi sento così a posto con me stesso. Potrebbe essere il caso di una persona che non commette nessun tipo di peccato, una persona perfetta e immacolata. Molto più frequentemente però è il caso di chi ha perso il senso del peccato, di chi non ha formato la propria coscienza e pertanto si autogiustifica da tutti i misfatti che compie. In linea di massima potremmo dire che più un'anima è illuminata dalla grazia e più comprende cosa ancora le manca per arrivare a compiere in pienezza la propria vocazione. Quindi, anche se ti illudi di essere già arrivato alla perfetta santità, prova comunque a dialogare con un confessore e forse ti aiuterà a capire che hai ancora molta strada da fare. Cos'è il peccato? Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità e la retta coscienza. È una trasgressione contro l'amore che offende Dio e ferisce la dignità umana. Nella Bibbia troviamo alcuni elenchi di peccati. Per esempio, Gesù ci ha insegnato che dal cuore provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti e le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo. Cos'è il peccato mortale? È quel peccato che raffredda l'amore nel cuore dell'uomo a causa di una violazione grave della legge di Dio, qualcosa che distoglie l'uomo da Dio. Il peccato mortale ci orienta verso qualcosa che è contrario all'amore vero. Ma è giusto sapere che un peccato è mortale quando ci sono queste tre condizioni. Innanzitutto si riferisce a qualcosa di grave, come per esempio quando si ferisce profondamente un'altra persona. 2. Deve esserci la consapevolezza di quello che si sta facendo, perché se una persona è consapevole che sta facendo del male e lo fa lo stesso, allora il peccato è più grave. 3. Deve esserci anche la libertà e la volontà di fare qualcosa di male, perché se per esempio accade un incidente che tu hai cercato di evitare ma è successo lo stesso, allora quello non è un peccato mortale.
È necessario confessare anche i peccati veniali? Intanto chiariamo che i peccati veniali sono le piccole colpe quotidiane. La Chiesa ci insegna che non è strettamente necessaria la confessione di questi peccati, che possono essere riparati attraverso la carità, ma è tuttavia raccomandata. Insomma, non è un obbligo confessarli, ma sicuramente fa bene perché ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Tenete conto che la ripetizione dei peccati, anche veniali, genera i vizi. Qualcuno mi ha chiesto suggerimenti pratici per l'esame di coscienza. Forse dedicherò un approfondimento a questo tema stupendo. Comunque vi lascio alcuni spunti di riflessione. Quando fai l'esame di coscienza, comincia dalle cose che più ti pesano, che ti disturbano. Se dentro di te senti che c'è qualcosa di cui ti vergogni, qualcosa che non avresti dovuto fare, qualcosa che ti spaventa, qualcosa che non accetti di te stesso, insomma, se dentro di te non c'è l'armonia, ma c'è qualcosa che stride e ti disturba, probabilmente lì si annida un peccato. Gesù paragona il peccato a una malattia. E tu come fai a riconoscere le malattie? Innanzitutto dai sintomi, è normale non partire dalla teologia, ma innanzitutto sii onesto con te stesso e parti da quello che senti dentro. L'esame di coscienza è l'esame di quello che senti dentro. La parola di Dio ti viene in aiuto come una lampada, porta luce in quello che stai vivendo. I 10 comandamenti restano sempre un punto di riferimento valido per riconoscere i peccati, ma innanzitutto confrontati con il grande precetto che ci ha lasciato Gesù Cristo, il precetto dell'amore. Interrogati su come stai amando Dio, se stai amando le persone che hai accanto e se stai amando te stesso. Se vivi nella pienezza dell'amore in te non c'è peccato, ma dove non c'è amore, lì c'è il peccato. Anche il racconto delle Beatitudini che troviamo nel Vangelo è un punto di riferimento classico per l'esame di coscienza. Ma prima di entrare in confessionale, ve lo ripeto, cercate un confessore con cui vi trovate bene, perché questo può essere di grande aiuto. Ma se non lo trovate, ricordate che comunque la grazia di Dio passa anche attraverso i confessori antipatici. Sì, è sempre importante ricordare che l'essenza della confessione sta nel sacramento del perdono, nel ricevere la soluzione, mentre altre sfaccettature, come l'accompagnamento spirituale, è sicuramente importante, ma non è sempre presente. Guardiamo adesso a cosa dobbiamo fare durante la confessione. Cominciamo la confessione con una giusta disposizione spirituale, ovvero con la coscienza che mi sto avvicinando a ricevere un sacramento, ricordandomi che devo essere umile perché sto per chiedere a Dio il perdono dei peccati, e quando ho stabilito dentro di me un clima di raccoglimento e di preghiera, allora sono pronto a varcare la porta del confessionale. È necessario inginocchiarsi? No, non è indispensabile, possiamo anche sederci o stare in piedi, ma l'importante è manifestare anche con il portamento del nostro corpo che stiamo celebrando un momento importante per la nostra fede. Quindi evitiamo in ogni modo atteggiamenti trasandati e scomposti. Insieme al sacerdote facciamo il segno della croce e dopodiché normalmente ci viene rivolta qualche parola di accoglienza per darci la possibilità di manifestare i peccati da cui vogliamo essere perdonati. Come faccio a ricordarmi i peccati? Alcune persone portano con sé un fogliettino su cui hanno appuntato alcune cose di cui vogliono essere certi di non dimenticarsi. Altre persone invece non ne hanno bisogno. Comunque sia, non è necessario essere scrupolosi. È valida la confessione se non confesso i miei peccati? No, è indispensabile che chi si confessa dica i propri peccati al confessore. Tutti i peccati mortali di cui ha consapevolezza. Cerca quindi di dire tutti i peccati che ricordi, così come diresti ad un medico il male da cui vuoi essere curato, anche perché se li taci non inganni il confessore ma inganni te stesso. Quanto spesso devo andare a confessarmi? Secondo il precetto della Chiesa, ogni fedele è tenuto all'obbligo di confessare i peccati gravi almeno una volta nell'anno.
Se però una persona sente di essere in peccato mortale, allora fa bene a confessarsi il prima possibile. Posso confessarmi anche se non sono completamente distaccato dal peccato? Sì, puoi confessarti anche se per esempio non sei ancora riuscito a perdonare completamente qualcuno. Parlane con il confessore e sarà per te un passo verso la guarigione completa. Cosa devo fare se il confessore ha fretta? Confessa i peccati che ti ricordi e accogli con gratitudine la soluzione. Quella soluzione è valida, anche se è mancato l'accompagnamento spirituale che tanto ti avrebbe giovato. Lo so, è brutto da dire, ma è così. A volte dobbiamo accontentarci di quello che troviamo, ma senza perdere la consapevolezza che anche attraverso la piccolezza del confessore la grazia di Dio ti raggiunge pienamente. Se non ci sono peccati particolarmente gravi, una persona ogni quanto tempo deve confessarsi. Questo dipende dalla vostra sensibilità e anche dalla disponibilità dei confessori. A mio parere è una cosa buona confessarsi, almeno prima delle grandi feste religiose, in Quaresima, in Avvento, nella preparazione alla Pentecoste. La confessione mensile è una ottima pratica, ma per alcuni è troppo tanto e per altri è troppo poco. Dipende quindi dal cammino spirituale che state facendo. Perché è importante dire i propri peccati? Perché è un atto di fiducia in Dio che ci ama. Inoltre così guardiamo in faccia i peccati di cui ci siamo resi colpevoli, ce ne assumiamo la responsabilità e così facendo ci apriamo a Dio e alla comunione della Chiesa. Inoltre il sacerdote potrà anche darci un consiglio per affrontare meglio le nostre debolezze. Se in passato ho commesso peccati gravi, devo ridirli ogni volta? No, assolutamente no. Una volta che sei stato assolto il perdono è completo, quindi è meglio non ripetere più quelle cose, almeno che possa risultare utile per l'accompagnamento spirituale. Anche i pensieri cattivi sono peccati? Ci sono alcuni pensieri che ci disturbano e che noi non vorremmo avere, ma si presentano lo stesso nella nostra mente. Quelli non sono peccati perché non li abbiamo voluti. Ma se noi consapevolmente, volontariamente custodiamo pensieri cattivi, come se per esempio progettiamo di vendicarci contro qualcuno, quelli sono peccati. Mi vergogno di andare dallo stesso confessore perché non voglio deluderlo, mostrando che cado sempre negli stessi peccati. No, non preoccuparti, il confessore non si scandalizza per queste cose, sono cose che sentiamo sempre. Quando noi confessiamo, desideriamo solo guarire spiritualmente chi si presenta a noi. E poi ditemi voi che confessore è un confessore che non sa ascoltare i peccati. Non preoccupatevi di raccontare i peccati al confessore perché è lì anche per questo. Faccio bene a confessarmi solo dai confessori con cui mi trovo bene? Sì, certo, non c'è nessuna ragione per andare in cerca di guai. Se ti trovi bene con qualcuno, continua ad andare da lui finché puoi. La confessione deve essere fatta per forza in un confessionale? No, è a discrezione del confessore trovare un luogo adatto per favorire la celebrazione di questo sacramento. Non sempre è facile soddisfare tutti i penitenti perché alcuni preferiscono rimanere nascosti, altri preferiscono un dialogo diretto. È necessario fare l'elenco di ogni singolo peccato o è possibile sintetizzare? Sì, è possibile sintetizzare. Se per esempio racconto 2 bugie al giorno e vado a confessarmi una volta al mese, non è necessario raccontare tutte e 60 le bugie. È sufficiente far capire al confessore il proprio peccato ed eventualmente la gravità del peccato. Faccio bene a partecipare alla comunione eucaristica solo dopo essermi confessato? No, puoi partecipare sempre e ti consiglio di partecipare ogni volta che vai a messa e se poi cadi in un peccato mortale, allora sì, vai a confessarti. Cos'è la confessione generale? Anche se non è necessario confessare i peccati che sono già stati confessati, in certi momenti particolari una persona può sentire il bisogno di presentarsi al Signore implorando il perdono per tutte le gravi mancanze della sua vita. In questo caso può chiedere al confessore di accogliere una confessione generale, in cui appunto chiede perdono per ogni peccato grave commesso nella vita.
Va bene confessarsi per paura della dannazione? Diciamo che è meglio confessarsi perché abbiamo preso coscienza che stiamo facendo del male e perché vogliamo migliorare. Tuttavia, anche la paura può avere un suo ruolo positivo se ci smuove dai vizi e ci sprona a fare i primi passi della conversione. Che senso ha confessarmi se ripeto sempre gli stessi peccati? Il significato è che non vuoi darla vinta ai peccati. Nonostante non sei ancora riuscito a vincere la battaglia, non hai nemmeno rinunciato a combatterla. E se ancora non hai trovato la forza per amare con un amore puro, tuttavia non rinunci a camminare in quella direzione. Ci vuole umiltà nel riconoscersi fragili e il Padre è sempre pronto a perdonare chi ritorna a Lui in cerca di perdono. Se ho offeso una persona e mi sono scusato con lei, devo chiedere perdono anche a Dio? Se ti sei già riconciliato con tuo fratello e hai fatto la cosa più urgente, ricordati comunque di chiedere perdono anche a Dio, perché il peccato ha sempre un effetto negativo anche sulla tua anima e sulla comunità di cui fai parte. E nel momento in cui fai del male a una persona, tu stai offendendo anche Dio. È valida la confessione senza essere pentiti? No, non è valida. La confessione non è un gioco, è necessario fare quanto è nelle nostre capacità per orientare la nostra vita verso Dio, per tornare a Lui con tutto il cuore, per cui non è sufficiente presentarsi davanti a un prete e fare l'elenco dei peccati, ma quello che conta è prendere le distanze dal male, essere dispiaciuti del male commesso e detestarlo e avere il proposito di vivere nella luce. Perché il prete mi assegna una penitenza dopo la confessione? La penitenza non è una punizione per i peccati, è invece un modo per esprimere la nostra gratitudine a Dio che ci ha perdonati ed è anche un modo per cercare di rimediare al male che abbiamo creato con il nostro peccato. Per esempio, se hai rubato non è sufficiente celebrare il perdono, ma se è possibile devi anche restituire quello che hai rubato. Se offendessi una persona dovresti cercare di riconciliarti, se sei stato egoista devi cercare di essere caritatevole e via dicendo. A volte la penitenza è una semplice preghiera, l'importante è che tu faccia quanto ti viene chiesto e se ti sembra di non essere in grado, cerca di trovare una soluzione in dialogo con il confessore, perché la confessione sia valida è necessario accettare e compiere la penitenza che ci è stata data. Quali peccati possono essere perdonati? I vescovi e i preti, avendo ricevuto il sacramento dell'ordine, hanno il potere di perdonare tutti i peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alcuni peccati particolarmente gravi sono tuttavia colpiti dalla scomunica, la pena ecclesiastica più severa. In quei casi l'assoluzione può essere accordata solo dal Papa, dal Vescovo del luogo o dai preti da loro autorizzati. Tuttavia, in caso di pericolo di morte, ogni sacerdote può assolvere da qualsiasi peccato e da qualsiasi scomunica. Quale peccato è imperdonabile? Gesù ci ha insegnato che qualunque peccato e bestemmia saranno perdonati agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. La misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla attraverso il pentimento respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare alla rovina eterna. È valida la soluzione da parte di un confessore che ha commesso pure lui qualche peccato? Sì, è valida perché in quel momento non sta agendo a nome suo personale, ma in nome della Chiesa, che è il corpo di Cristo. E quando il prete dice le parole «Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», in quel momento è Dio stesso che sta perdonando. Quelle parole sono efficaci, non sono una speranza, non sono un augurio, ma sono una realtà che si sta realizzando nel momento in cui quelle parole vengono pronunciate. È vero che il confessore non deve dire a nessuno ciò che ha ascoltato in confessionale, sì, è verissimo. Quello che viene detto in confessionale resta segreto. Questo dà la garanzia a chi si confessa di poter aprire il suo cuore con serenità e fiducia.
Quali sono gli effetti della confessione? Ci viene donato il perdono e la pace. Ritorniamo ad essere in grazia di Dio, ci riconciliamo con la Chiesa, siamo liberati dalla schiavitù del peccato, ci scarichiamo dal peso del male, siamo fortificati dallo Spirito Santo. Convertendoci a Cristo mediante la penitenza e la fede passiamo dalla morte alla vita e non andiamo incontro al giudizio. Sono valide le celebrazioni comunitarie della penitenza? È possibile prepararsi comunitariamente alla confessione, tuttavia questo non toglie che ci debba essere la confessione personale dei peccati e la soluzione individuale. Solo in casi di grave necessità si può ricorrere alla celebrazione comunitaria della riconciliazione, con confessione generale e assoluzione generale. Ma la gravità deve essere una gravità vera e non semplicemente perché si ha fretta di confessare tutti in un colpo. La confessione individuale resta quindi l'unico modo ordinario grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa. Se sono andato da un confessore e non mi ha assolto, e poi un'altra volta sono andato da un altro confessore e quello mi ha assolto, la sua assoluzione è valida? Sì, certo, se ti sei confessato con onestà e sei stato assolto, stai tranquillo e vai in pace. I tuoi peccati sono stati perdonati. Se dopo essermi confessato mi rendo conto che avrei dovuto spiegarmi meglio o che mi sono dimenticato un peccato, è valido lo stesso l'assoluzione? Sì, l'importante è cercare di confessarsi bene, secondo le proprie capacità. E se ci confessiamo in questo modo vengono perdonati tutti i peccati, anche quelli di cui non siamo consapevoli. L'importante è non omettere volontariamente i peccati gravi. Questo renderebbe inutile l'intera confessione. Come mai dopo la confessione mi rimangono i sensi di colpa? Perché la confessione perdona i peccati ma non ne cancella il ricordo. Per questo potremmo ancora conservare in noi il ricordo doloroso dei nostri errori, ma abbiamo però la sicurezza che Dio ci ha perdonati e questo deve darci pace. Cosa succede se uno muore senza essersi confessato? Va all'inferno? No, non esageriamo, la confessione ci assicura il perdono e la pace di Dio, ma questo non significa che Dio non possa comunque accogliere nel suo regno anche altre persone che non si sono confessate. Abba Daniele era noto per la sua dolcezza e la misericordia verso i peccatori. Un giorno, venuto a confessare un ammalato, lo trovò un po' reticente. Io non insisto, disse, perché tu ti confessi, non voglio che la paura ti faccia prendere una decisione affrettata. Dormici sopra. Se domani mattina ti svegli, chiamami. A parte gli scherzi, la confessione è un dono bellissimo che Dio ci ha fatto per scoprire che il suo amore è capace di guarirci, per riscoprire la bellezza di vivere in pace con noi stessi e con il Padre. Lasciati riconciliare con Dio. Bene, carissimi fratelli e sorelle, secondo le mie capacità ho risposto alle vostre domande e ora sono io a chiedere a voi di condividere questa riflessione, di lasciare un commento e naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per seguire le prossime uscite. Grazie, ciao ciao e abbi cura di te.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi. Primo mistero: Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Con Maria pronunciamo il nostro sì negli orti dei nostri Getsemani. Il nostro cuore diverrà allora un altare dove Gesù celebrerà continuamente la messa dell'amore. Egli, nello spazio aperto del nostro sì doloroso, farà germogliare la pace, la gioia, la libertà. Il nostro cuore si trasformerà allora nella dimora di quell'oceano di pace che è la Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, Gesù mio, perdona le nostre colpe. Tutte le anime, specialmente le più bisognose. Secondo mistero, Gesù viene flagellato dai soldati. Gesù non risponde più con le parole, ma con la parola eloquente e disarmato dell'amore donato. Egli risponde al rifiuto della folla e alla fuga di Pilato con l'amore fino alla fine. Egli si fece flagellare. Ogni battitura è stata un grido d'amore e di perdono. Ti amo, ti perdono. Quel perdono che trova un meraviglioso pronunciamento sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, Gesù viene coronato di spine e condannato a morte. Ogni spina della corona postagli sul capo è il segno che Gesù è venuto per servirci, vale a dire per donarci il meglio che ogni uomo potrà mai desiderare e ricevere nella propria vita luce, calore, pienezza, dolcezza, tenerezza, il mistero cioè dell'amore di Dio. Facciamoci strumenti di pace e di amore verso ogni uomo. Accogliamo le spine delle umiliazioni, delle incomprensioni e delle fatiche che possono scaturire dal nostro farci servi della parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci da Quarto mistero, Gesù sale al Calvario portando la croce.
Gesù è abbandonato completamente dagli uomini, rifiutato da coloro a cui aveva donato tanto amore nella sua missione, da coloro a cui aveva fatto tanto del bene, guarendo malati, risuscitando morti, donando il pane della parola di verità e il pane del nutrimento fisico. Non c'è solitudine, non c'è emarginazione allora che non sia guardata con intensissimo amore e tenerezza da Dio, che non venga da Dio fatta sua, che non sia poi trasformata in un incontro con Lui stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Guardiamo Maria che sotto la croce rinnova il suo sì alla volontà di Dio e con lei percorriamo la strada del nostro Calvario. Lei ci aiuterà ad accogliere il mistero e a essere illuminati e trasfigurati da essa. Da parte sua, Maria ha fatto la sua parte di credente, accogliendo il mistero dell'agire di Dio nella sua vita, attraverso la meditazione, la preghiera
e l'abbandono a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona i nostri debiti, come noi perdoniamo ai nostri debitori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal popolo infedele, poi dal cielo delle anime, specialmente del tuo Figlio, della tua misericordia. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia.
resurrexit sicut dicit. Alleluia, ora pro nobis Deum. Alleluia. Maria, donna del cammino, desideriamo metterci in viaggio con te verso la montagna per portare il frutto del nostro sì alle tante Elisabetta che incontreremo nel nostro cammino. Con te desideriamo salire a Betlemme, casa del pane, perché il Signore ci trasformi in pane spezzato per amore di ogni uomo. Con te desideriamo salire a Gerusalemme, la città santa, affinché il Signore renda le nostre persone, le nostre famiglie, templi dello Spirito Santo, sempre più limpidi e trasparenti dell'amore trinitario. Maria, accompagnaci sulle strade dei nostri calvari e donaci la forza di stare diritti davanti alla croce come altari graditi a Dio, nei quali si celebra il mistero del suo amore. Maria, ci affidiamo a te e ti ringraziamo, perché sappiamo che il nostro cammino con te non si ferma sotto la croce, ma prosegue fino al giardino della risurrezione, dove il tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci rivolgerà le meravigliose parole: rallegrati, sono risorto come aveva promesso. Grazie Maria, grazie Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Consolazione, Santa Bernardetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Vaundi Bernardetta, fu sceglia cerca, con due bambinette che il gelo fa tremar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. E buonasera a tutti. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000, va diretto il nostro settimanale di informazione sul mondo delle sette e sul satanismo. Oggi vogliamo partire da un punto, dal fatto che è accaduto esattamente una settimana fa. In una nota trasmissione del servizio pubblico, alcuni presunti scienziati hanno parlato di esorcismo che è stato definito semplicemente da questi personaggi disturbi multipli. Leggo il virgolettato: addirittura la possessione per la scienza avrebbe origine nell'infanzia, sono fenomeni illusori, occorrono prove come immagini registrate, non solo testimonianze, e questo è quello che chiede la scienza. Noi alla scienza, con anche questo programma, vogliamo dire soltanto questo: innanzitutto dietro al divieto della
santa sede di vietare appunto telecamere o nastri di qualsiasi tipo durante il rito esorcistico è semplicemente una forma di rispetto. Rispetto per chi? Ovviamente per la persona che va dall'esorcista, per salvaguardarne anche la dignità. Immaginiamo cosa sarebbe se la possessione di queste persone fosse messa sotto forma di spettacolo. E poi ci chiediamo anche cosa ne sarebbe delle loro famiglie, che spesso sono all'oscuro purtroppo di questi disturbi. E soprattutto ci chiediamo ma quante prove poi servirebbero? Ne basterebbe una? Ce ne vorrebbero 1000, 1 milione? Ecco, quello che noi vogliamo dire è che spesso anche la scienza dovrebbe essere un po' più umile nel senso di riconoscere che spesso non sempre ci sono delle risposte a tutti i fatti, ma se visti con luce soprannaturale, con una luce sempre sotto la lente della Chiesa, molti fatti diventano spiegabili come. Noi infatti parliamo qui a Valle Retro di esorcismi e lo facciamo non solo con chi in modo silenzioso, in modo eroico anche pratica questi riti ogni giorno, ma soprattutto vogliamo raccontarvi delle storie di immenso dolore, anche di eroismo, senza far spettacolo, ma semplicemente per raccontarvi il dolore di storie ordinarie, di storie come questa che adesso andremo a vedere insieme. Kita baca. Lama sudah badannya nih. Aku lama sudah badannya. Tidak mau. Uomini e 3 donne a giudizio dalla Corte d'Assise di Bruxelles sono accusati di aver ucciso una ragazza di origini marocchine facendole subire dei riti esorcistici allo scopo di renderla feconda. I 6 imputati, 2 di loro autoproclamatisi esorcisti e membri di un'associazione musulmana radicale, dovranno rispondere di torture che hanno provocato la morte. Rischiano dai 20 ai 30 anni di prigione. La vittima, 23 anni, è morta a Bruxelles. Qualche ora prima suo marito aveva chiamato i soccorsi per segnalare che la sua sposa aveva avuto un malessere mentre era andata in bagno. L'ipotesi di morte naturale è stata però rapidamente scartata. Il suo cadavere è stato ritrovato coperto di ematomi e i suoi polmoni erano riempiti d'acqua. Suo marito ha finito per confessare che la sua giovane moglie subiva da più di un mese delle sedute di esorcismo secondo il rito della rochiglia e destinato a cacciare dal suo corpo i jinns, cattivi spiriti che le impedivano di restare incinta. Questi riti erano praticati nell'appartamento della coppia di Bruxelles da un marocchino autoproclamatosi Cheikhi e i suoi discepoli, un belga convertito all'Islam con l'assistenza del marito e di 3 sorelle musulmane della vittima. Durante questo periodo la giovane musulmana ha ingurgitato decine di litri di acqua santa, mangiava solo 2 cucchiai di yogurt al giorno. Per far uscire i jinns, gli esorcisti le mettevano le dita nella gola, le facevano fare dei bagni in acqua caldissima e la colpivano con mani e bastoni coperti di versi del Corano. La famiglia della vittima richiede che la tortura sia riconosciuta dalla giustizia, ricorda che questo rituale è una deriva settaria contraria ai principi dell'Islam. Aku mau keluar. Tidak.
Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000, vada retro il nostro settimanale di informazione sul mondo delle sette e sul satanismo. Io intanto do il benvenuto a Padre Francesco Bamonte, esorcista. Padre Francesco, grazie di essere qui. Pace bene. Qual è la differenza del rito esorcistico della Chiesa Cattolica con il presunto rito di cui abbiamo visto le immagini pochi secondi fa? È una differenza abissale. Innanzitutto mi ha sconcertato quei colpi che sono stati dati su quella poverina. Non è certo questo il modo di cacciare il demonio, qualora si accertasse veramente che c'è questa presenza. Innanzitutto si tratta di un combattimento spirituale, quindi è un combattimento che si fa non con la forza fisica ma con la preghiera. Il demonio si caccia nel nome di Gesù Cristo pregando. Padre, ma nel rituale cristiano ed è appunto quello che lei utilizza tutti i giorni per cercare di vincere spesso le possessioni diaboliche, c'è una figura chiara che è quella di Gesù Cristo. Tutto il resto, cioè lei quando si fa promotore del rito esorcistico, dietro di lei chi c'è insieme a lei che opera? Innanzitutto noi operiamo sempre dopo aver consultato anche i medici, i psichiatri che hanno incontrato le persone che arrivano da noi, quindi c'è una stretta collaborazione tra almeno nel mondo cattolico, tra esorcista e psichiatri e psicologi e medici. Bisogna sempre verificare che il fenomeno che si manifesta non sia spiegabile scientificamente e poi capire se è qualcosa che la scienza non riesce a spiegare perché magari spiegherà più in seguito, oppure è qualcosa di origine soprannaturale. Allora in quel caso si procede con l'esorcismo. Ma lei quando pratica l'esorcismo non lo pratica a nome suo ovviamente, lo pratica a nome... Certo, a nome di Cristo e della Chiesa. L'esorcismo è un comando dato da Cristo: nel mio nome caccerete i demoni. E Cristo Gesù ha dato alla Chiesa la facoltà, il potere di cacciare i demoni, oltre al mandato di annunciare il regno di Dio, di pregare e guarire gli ammalati, oltre al comando di celebrare il sacrificio eucaristico, di rimettere i peccati, di battezzare nel suo nome, anche quello di cacciare i demoni. È quindi un ministero pastorale della Chiesa che Cristo stesso ha affidato alla Chiesa per il bene dei fedeli, là dove si accerti, dopo un serio discernimento, una reale azione straordinaria del demonio. Padre Francesco, visto che qui alcuni comitati, alcuni presunti scienziati dicono che l'esorcismo potrebbe essere una autosuggestione, a lei è mai capitato di aver, tra virgolette, sbagliato una diagnosi in questo senso? Certamente è possibile, non tanto l'esorcismo, ma che la persona che ritiene di essere posseduta in realtà sia suggestionata, abbia delle false paure, un'interpretazione errata dei fenomeni che gli stanno accadendo. Quindi è alla fine l'esorcista, dopo aver ascoltato i familiari o persone conoscenti, dopo aver ascoltato la persona stessa, dopo aver visto anche le cartelle cliniche, a dare l'ultima parola sul caso se la che... possessione sia tale o meno. Ora, Padre Francesco, noi abbiamo raccolto, e ringrazio veramente di cuore, perché insomma anche queste persone che poi vengono qui e testimoniano la loro storia, che sono storie di grande dolore, e per questo anche per salvaguardarne anche la dignità abbiamo preferito modificarne anche la voce. Questa è la storia di una donna di scienza, quindi non parliamo di una persona che non sa di cosa si parla, una persona di scienza che è stata costretta a, per vari motivi che essa stessa adesso ci dirà, è stata costretta poi costretta a fare un percorso insieme al suo esorcista fino ad una liberazione che in questo caso è molto particolare, però non vi voglio anticipare niente, sentiamoci soltanto questo piccolo frame della sua storia. La mia storia comincia nel febbraio del 2004, in modo abbastanza poco sospetto, per così dire, nel senso che ho cominciato a trovare sui miei indumenti degli strani buchi, come se fossero prodotti da un acido o da una bruciatura. Lì per lì sinceramente ho pensato a darne o un problema di detersivo.
o magari anche un problema dermatologico mio, visto che alcuni erano a contatto con la pelle. Una formazione scientifica come quella mia ti spinge sempre a pensare, a cercare la spiegazione logica, quella concreta, assolutamente non quella soprannaturale. Però ecco, questi buchi si ritrovavano su ogni indumento, interno, esterno, a ripetizione, ma soprattutto nella stessa forma, nella stessa disposizione e nello stesso numero. Cominciava ad essere un po' strana la cosa. Ne ho parlato con medici, ne conosco diversi, anche molto bravi, e tutti mi hanno detto: no, guarda, saresti un caso da annali della medicina, né più né meno. Ho provato a cambiare cassetti, a cambiare tipo di lavaggio. Ho cercato tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. A un certo punto mi ero rassegnata a buttarli semplicemente, senza preoccuparmene. Andava così, anche se cominciavo a essere un po' nervosa al riguardo. Poi è successo che un buco praticamente identico, anche se uno solo, l'ho trovato sul pigiamino di mia figlia, piccola, molto piccola a quell'epoca. E questo ha fatto scattare qualche cosa dentro di me. Ho detto non mi importa quale sia la vera spiegazione, io devo trovare una soluzione. E a quel punto ero disposta anche a pensare alla possibilità del sovrannaturale. Abbiamo sentito una serie di buchi, una serie di piccoli segni che dimostrano che c'è qualcosa che non va, questi segni che poi vanno anche a finire sul pigiamino della figlia di questa signora, di questa bambina, e da lì comincia il caos. Cioè, padre Francesco, noi vogliamo ragionare su questo. Quando una persona si accorge che c'è qualcosa che non va, quando una persona si accorge che la sua vita sta cambiando, quando una persona è andata già da medici, da professionisti, da specialisti, alla fine arrivano da lei. Lei cosa fa? Beh, io è mia abitudine tranquillizzare le persone. Innanzitutto verificare il livello di vita cristiana, il livello della fede di queste persone, poi chiarire bene quali fenomeni avvengono e poi invitare alla preghiera. Quando non c'è una spiegazione scientifica dei fenomeni, io dico sempre: Dio sa che cosa sta accadendo, quindi se noi lo preghiamo con fiducia, Lui interverrà e ci aiuterà a capire l'origine del male che ti sta opprimendo. Quindi dobbiamo avere grande fiducia in Lui e grande speranza che non mancherà di aiutarci. Ma poi come effettua la vera e propria diagnosi? La diagnosi si fa innanzitutto con un attento ascolto, come dicevo, sia della persona stessa, dei familiari, dei medici, poi un secondo momento nella preghiera. Se durante la preghiera emergessero dei fondati motivi di sospetto di un'azione particolare del demonio, allora l'esorcista, nel momento in cui questi fenomeni corrispondono a quelli che il rituale degli esorcismi classifica come segnali di una possessione diabolica, di una possibile possessione, presunta possessione diabolica, procede all'esorcismo. Se durante l'esorcismo questa presenza, che già si era in parte palesata, si manifesta in maniera chiara, evidente, dice cose che quella persona non può dire, fa cose che quella persona non è in grado di fare, quella persona assume delle forze che non corrispondono alla sua età e alla sua condizione fisica, e soprattutto un'avversione al sacro assolutamente inspiegabile, non un'avversione al sacro generica, ideologica o psicologica come c'è nel mondo, ma una avversione a orario che inizia in un momento e finisce dopo 5 minuti e insieme associata a tutti i fenomeni precedenti si può sospettare che quella personalità diversa che emerge sia appunto il maligno. Il maligno. Il maligno non solo, come vedremo adesso nel corso anche di questa testimonianza, non solo prende possesso, perdonatemi
il termine di questa persona, ma prende il possesso di tutti, di quasi tutti i componenti della sua famiglia. Vediamo che succede. Un sacerdote esorcista, anche se allora questa parola non era stata ancora detta, era la cosa migliore, la scelta migliore ovviamente. Ho telefonato e mi è stato dato un appuntamento. Lui già per telefono mi ha detto con molta calma, con molta tranquillità, lei comincia a controllare dentro casa, sai, i cuscini, mi disse. Io, va bene, se lo dice lei, figuriamoci. E mi diede anche appunto un appuntamento. Quindi con questa mia amica, sempre col suo aiuto, abbiamo cominciato a controllare tutti i cuscini di casa. Sembrava che non ci fosse nulla fino a che a un certo punto questa mia amica vede un cuscino che era un cuscino con un portapigiama a giocattolo, fra l'altro, c'era un gattino sopra, ed era una cosa che era stata regalata a me tanti anni prima, poi però era stata utilizzata da mio marito come cuscino per un po' di tempo e poi all'ultimo ci giocava mia figlia. Apriamo anche questo, ho detto. L'abbiamo aperto e lì c'era del materiale di cui sono fatti i cuscini normalmente, con materiale sintetico, una formazione che così a prima vista sembrava un grosso cuore di animale. So che può sembrare assurdo, ma le assicuro che era proprio così. Un cuore di animale con anche una specie di pezzo di arteria che usciva fuori, era un pochino impressionante, devo dire. Ho chiamato immediatamente il sacerdote, ovviamente, per dirgli che cosa avevamo trovato, quell'unico ritrovamento. E lui già per telefono mi ha detto: guardi, lo ponga in una busta, se per caso dovesse avere dell'acqua benedetta ce lo cosparga, pregando, ovviamente pregando, sempre pregando, e poi lo chiuda nella busta che quando ci vediamo me lo porta insieme agli indumenti che volevo fargli vedere. E così è stato. Ho seguito le istruzioni scrupolosamente, sono brava a seguire i manuali perché appunto come formazione scientifica la cosa che so fare meglio è seguire le istruzioni. Ho portato tutto questo materiale all'appuntamento con il sacerdote, lui ha guardato tutti questi reperti, diciamo così, e nonostante abbia comunque mantenuto tranquillità, serenità e cercato sempre di tranquillizzarmi, di farmi stare serena, ha evidentemente trovato qualcosa di particolare. Un cuscino aperto, un cuscino in cui dentro c'è qualcosa che non dovrebbe essere lì. Cos'è questo qualcosa? Questo qualcosa è l'oggetto del maleficio. Noi non vogliamo assolutamente creare panico né isteria, però vogliamo soltanto indagare. Padre Francesco, questi malefici, o meglio, questi oggetti di malefici si materializzano dentro cuscini e materassi? C'è un perché quelle poche volte che accadono? È un fenomeno rarissimo, quindi giustamente come dice lei vorrei che chi ci sta seguendo non entri, diciamo, nella cosiddetta psicosi da maleficio, che è molto molto più pericolosa e dannosa dello stesso eventuale raro maleficio che può essere messo in atto contro qualcuno. Certamente diremmo il falso se dicessimo che questi fenomeni non accadono, perché noi esorcisti purtroppo dobbiamo accostatarli varie volte nel nostro ministero. E dobbiamo dire anche che la maggior parte degli operatori dell'occulto che operano malefici sono semplici imbroglioni, inabili persone che sfruttano la credulità della gente, e quindi bisogna dire innanzitutto che non qualsiasi persona che dica di essere in grado di operare un maleficio è veramente in grado di farlo. Per fortuna. Sono persone certamente legate a Satana, alcuni in maniera profonda, e sono pochissimi, quei pochissimi certamente sono in grado di fare dei danni. Quindi talvolta noi accertiamo questi fenomeni. Sembrerebbe che a volte questi agglomerati malefici vengono introdotti o materialmente tramite qualche persona conoscente alla persona che hanno in mente di colpire, oppure in rarissime situazioni, là dove si creano le condizioni,
e si creano soprattutto dove manca una barriera spirituale, una vita di preghiera, una vita di fede, di sacramenti, il maleficio sembra attecchire. E perché c'è un motivo particolare? Perché nel cuscino o nel materasso? Sembrerebbe che gli operatori dell'occulto scelgono questo oggetto che è il cuscino perché si sta più a lungo poggiati col capo e quindi nel loro intendimento la persona dovrebbe ricevere un maggior numero di ore di influsso malefico. Però ripeto, non vorrei che i telespettatori adesso si scatenassero nel cercare nei cuscini qualcosa. Io dico questo: il nostro maggior nemico è il peccato. Il peccato apre tante volte la strada al demonio per operare innanzitutto mali di ordine morale più che fisico. Quindi l'importante è che noi viviamo in comunione con Dio, stiamo nella grazia di Dio e il Signore e la Vergine Immacolata ci custodiscono da questo tipo di mali. Ora, Padre Francesco, lei parlava di Vergine Immacolata e questo mi dà l'appiglio per lanciare l'ultima parte dell'intervista, che è quella forse più forte, perché vediamo cosa succede proprio grazie alla Madonna, come si chiude l'esorcismo finale. Vediamo insieme. Il sacerdote ha cominciato a chiedere a questa che secondo lui era già un'entità che si stava manifestando, ma che io mai potevo immaginare, il nome, che cosa facesse lì, per quale motivo, e questo qualcosa non voleva rispondere, era rabbioso, ringhiava, sono uscite fuori toni di voce che non erano i miei mai stati, cose terribili, ma anche insulti, improperi, una rabbia che non credo che un essere umano possa sentire, non così forte, non è possibile. Non è una rabbia umana quella. In questi 2 anni, a parte il fatto del cambiare voce, che può anche essere considerato un segno minore, ma io veramente, questa entità, chiamiamola così, attraverso me ha parlato lingue straniere che io non ho mai conosciuto, ha manifestato una forza fisica che non avrei mai potuto avere come persona, come essere umano, ma veramente, da dovermi tenere in 5-6 persone, una cosa folle, e poi esprimere concetti teologici che io, a parte che di teologia non ne so nulla neanche ora, ma concetti teologici che non avrei mai immaginato e che a detta del sacerdote erano anche esatti, e riconoscere delle reliquie che io non solo non conoscevo, ma non sapevo nemmeno che in quel momento fossero in quella stanza, di santi di cui non avevo mai sentito parlare. E tutto questo erano cose che il sacerdote riusciva a far dire al demonio grazie alle preghiere e all'intervento della Madre di Dio, alle parole per Cristo, con Cristo, in Cristo. È impazzito veramente, c'è stata veramente una ribellione che dire forte non rende l'idea. E all'improvviso ho cominciato a sentirmi pervadere da una luce bianchissima, accecante, fortissima, ma per me meravigliosa. Luce che, aprendo gli occhi, non vedevo, perché eravamo in penombra. La luce si manifestava quando io avevo gli occhi chiusi, ma la cosa più bella era che per me era una luce soave, fortissima sì, ma che portava solo pace. Per quella bestia immonda era una sofferenza indicibile. E diceva che il suo manto ci stava avvolgendo, tutti noi che eravamo lì, e che lei stava intercedendo per me, per la mia liberazione, e poi ha lanciato un urlo spaventoso che io forse non ricordo neanche, in realtà ricordo il dolore alle orecchie. Quindi la Madonna mi ha liberato. Il vero male è rivolgersi a maghi, a fattucchieri, perché purtroppo poi è questo l'errore che si commette. Quando si sospetta qualcosa di soprannaturale ci si butta ancora di più nel soprannaturale, e questo è un errore grandissimo. Quindi quando c'è qualcosa che non vi sapete spiegare, cercate sì le spiegazioni mediche, psicologiche, fatevi aiutare da tutti gli specialisti, ma anche da quel grande specialista che è la Chiesa. Liberata dunque grazie a questa luce, liberata grazie a quello che possiamo, penso, dire, Padre Francesco, con molta tranquillità, liberata grazie alla Madre
di Dio, quindi alla Madonna. Padre Francesco, è commovente vedere e sentire testimonianze così che parlano dell'influsso della Madonna nella battaglia, nella guerra contro il diavolo. È così persistente la presenza della Madonna durante i riti esorcistici? Certamente verifico in maniera costante questa presenza amorevole e materna della Madonna durante l'esorcismo. È segnalato dal demonio stesso che con grande furore, con odio, con parole oscene, parole con bestemmie, si rivolge alla Madre di Dio dicendo che è lì presente e sta intercedendo per quella persona che la ama, che vuole liberarla. E quindi questo davvero è commovente, perché durante l'esorcismo è tutta la Chiesa, la Madonna, i santi che intercedono e che pregano in favore di quel nostro fratello o quella nostra sorella posseduti. Francesco, ma c'è anche di più, se non sbaglio, cioè quando lei ordina in qualità di esorcista alla persona che sta esorcizzando, o meglio alla bestia, come diceva la signora che subisce l'esorcismo, ordina di dire e di parlare in favore della Madonna, cosa risponde? Talvolta, è costretto a rispondere? Talvolta Dio permette che risponda, non sempre, ma talvolta permette che dica delle cose davvero che attestano la dignità della Madre di Dio, la sua sublime santità, le sue prerogative e le sue virtù. E un esempio l'ho riportato proprio nel testo dove queste testimonianze sono confluite. Cioè addirittura ha composto un sonetto, sì, una poesia. C'era un episodio che era riportato da molti volumi, da molti libri, ma non riuscivo mai a trovare le fonti, per cui qualcuno cominciava a mettere in dubbio questo episodio bellissimo. Ho fatto delle ricerche approfondite e ho scoperto che questo componimento lirico che il demonio fu costretto a fare fu citato nel 1907 dal cardinale Francesco Salesio della Volpe al processo ordinario romano che si svolse tra il 1907 e il 1928 per la beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, il Papa Pio IX. Ma quindi, sì, come dire, sotto questo vorrei che fosse chiaro, cioè il diavolo anche quando possiede una persona, se comandato da chi rappresenta in quel momento, quindi l'esorcista, la Chiesa e ovviamente il Vangelo, eccetera, se gli viene ordinato di dire una cosa che riguarda il nemico numero uno, che quindi presumo sia per il diavolo la Madonna, il diavolo risponde e lo fa anche in modo egregio, tant'è vero che addirittura compone poesie sotto, quindi queste poesie sono state dettate sotto esorcismo, se non ho capito male. Sì, due predicatori domenicani che assistevano a un esorcismo nel 1823 in una città dell'Italia meridionale, ecco, durante una missione parrocchiale si trovarono a assistere appunto agli esorcismi di un ragazzo undicenne analfabeta e l'esorcista impose al demonio nel nome di Gesù di dimostrare che Maria era immacolata. E gli comandò addirittura di farlo mediante un componimento poetico di 14 versi endecasillabi a rima obbligata, distinti in 2 quartine e 2 terzine. Quindi anche molto tecnica. Certo, era impossibile per un ragazzo analfabeta poter produrre un testo del genere. Però, Padre Francesco, non diciamo di più, perché noi proprio sul rapporto diavolo e Madonna vorremmo poi dedicarci una puntata intera. Io invece, visto che siamo quasi in chiusura, volevo annunciarle, forse già lo saprà, che a breve succederà un altro fatto straordinario, ovvero il 13 luglio del prossimo venturo si aprirà ufficialmente l'inchiesta diocesana per la beatificazione di Padre Candido Amantini. Padre Candido, lo ricordiamo tutti, era un noto esorcista, se non sbaglio, per 30 anni e oltre ha praticato riti esorcistici alla Scala Santa e soprattutto il suo allievo, forse più conosciuto, è Padre Gabriele Amort. Padre Francesco, questo riconoscimento, quindi l'apertura di un processo che sicuramente andrà ovviamente a buon fine, quindi un nuovo beato, un nuovo santo nella storia della Chiesa, santo esorcista della diocesi di Roma. Mi sembra che questo fatto di essere esorcista possa essere qualcosa in più
senza nulla togliere ovviamente agli altri santi. Certo, a noi esorcisti rallegra moltissimo, è motivo di grande gioia, perché non potrà che produrre una maggiore conoscenza di questo ministero pastorale nella Chiesa. E il padre è stato un celebre esorcista che ha dato veramente tanto aiuto a persone provenienti non solo dall'Italia, a quanto mi risulta, ma da tutto il mondo. E certamente aveva anche dei doni particolari che Dio gli aveva offerto per il bene di tutti. E quindi noi siamo lieti di poter Insomma, avete un nuovo partecipare. santo protettore in più, per intenderci. Senza dubbio, senza dubbio. Vade Retro finisce qui. Un pensiero di tutta la redazione di Vade Retro, di chi aiuta e collabora con questo programma, va al caro Ivano, scomparso in modo prematuro qualche giorno fa. Ricordiamo che la nostra trasmissione continua anche ovviamente la prossima settimana, sempre sabato dalle ore 17. Grazie per essere stati con noi. Il cammino celeste inizia da Aquileia, attraversa la pianura del Friuli orientale e percorre le dolci colline del Collio, per proseguire nelle boscose ed aspre valli delle Alpi Giulie e giungere poi fino al santuario mariano di Montelussari. Il cammino celeste percorre soprattutto strade sterrate, viottoli di campagna e sentieri di montagna. I suoi 205 chilometri sono mediamente percorsi in 10 giorni, con tappe di alloggio ad Aiello, Cormons, Castelmonte, Masarolis, Montemaggiore, Rifugio Ana, Prato di Resia, Dogna, Rifugio Montasio e Montelussari. Il cammino attraversa tra paesi e borghi ben 58 località della regione, dove si possono ammirare molte bellezze architettoniche. Case, palazzi, castelli, chiese e borghi storici immersi in una natura incontaminata e a volte selvaggia. Buon cammino! E lo nasconde di nuovo e poi va, pieno di gioia va e vende tutto quello che ha per acquistare quel campo. La 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 la. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò
dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la tua volontà. Il regno dei cieli è simile ad un mercante in cerca di perle. Trovatane una più bella e di grande valore. Lui va, pieno di gioia va e vende tutto quello che ha per acquistare la perla. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grazie, ma tu ti esibisci anche in, non so, in altri luoghi, non soltanto qui in Sì, televisione. vabbè, io animo in parrocchia, prima di tutto la messa domenicale, e però faccio anche piano bar, quindi... E comunichi la gioia di cui hai parlato in questa canzone. Vogliamo continuare con il professore Giustiniani a commentare, a continuare a chiederci che cos'è questo campo, perché secondo me è fondamentale. Se ne ha parlato Gesù, vuol dire che è importante. E dicevamo che il campo è Gesù stesso, certamente. La Chiesa. La Chiesa nella linea della fisicità di Gesù, perché il campo è Gesù in quanto essere umano, il tesoro è Gesù in quanto essere divino. E quindi nella linea della fisicità la Chiesa, nella quale abbiamo gli aspetti esterni, e cioè predicazione, sacramenti, opere di carità, che però sono l'aspetto esterno di un interno, la soprannaturalità della Chiesa in quanto... Quindi non si può dire, professore, io credo in Gesù, ma non nei preti, non nella Chiesa. No, non si può dire perché... È la Chiesa che ti dà Gesù, è la Chiesa che ti dà i sacramenti. E appunto, a proposito dei sacramenti, io penso che il campo siano anche i sacramenti, no? Perché uno dice, ma perché devo andare in chiesa? Ma perché devo fare la comunione? Ma perché mi devo confessare? Eccetera. Alcuni non fanno battezzare i bambini. Bene, cari amici, noi possiamo dire che i sacramenti sono il campo di cui parla Gesù. Da acquistare. Il campo da acquistare, cioè da praticare, da fare, da accettare. Se non accetto e non pratico i sacramenti, Gesù non passa a me. Sembra complicare le cose, ma purtroppo Gesù ha stabilito così. Stabilito così la possiamo chiamare tecnicamente la dinamica dell'incarnazione. Il Dio avrebbe potuto salvarci senza mandare il figlio nella carne? Avrebbe potuto. Però l'ha Se mandato. è onnipotente avrebbe potuto tutto, Non ma l'ha mandato. Non c'era bisogno che morisse per noi, però è morto per noi. Non c'era bisogno dei sacramenti, ma li ha stabiliti. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, se no no. Sì. E poi nella linea dei sacramenti, le azioni cosiddette buone, le opere. Esatto. Il beato Giacomo Cusmano, un beato della fine dell'Ottocento siciliano, diceva: i poveri sono l'ottavo sacramento. Quindi noi alcune volte siamo portati a semplificare troppo la cosa, invece è un po' più complessa, cioè mano a mano che noi entriamo nella mentalità di Cristo ci accorgiamo che Cristo è esigente, che Cristo ci ha chiesto parecchie cose: credere nel Padre, credere nel Figlio e credere nello Spirito Santo, credere in Gesù, il Figlio di Dio, Dio e uomo, credere nei sacramenti attraverso i quali Lui comunica con noi, credere nella Chiesa che Lui ha istituita. La cosa è più complessa di quanto si possa pensare. Sì. Non si può mai ridurre il cristianesimo a una semplice traccia per una caccia al tesoro. Ecco, non è una caccia al tesoro, ma è una caccia al campo, e nel campo c'è il tesoro, e il campo è tutto ciò che nella linea della storia, della cultura, del quotidiano. Sembra complicare la cosa, ma è complessa la cosa. Sì. Professoressa, se gli alunni facessero questa domanda, professoressa, ma veramente è così difficile essere cristiani? No, io risponderei con semplicità, direi il tesoro prezioso è in un cuore buono, in un cuore semplice. Del resto noi siamo a immagine di Dio, quindi l'importante è non perdere quell'immagine di Dio che
i bambini hanno ancora Ecco, ma io viva, direi- vera, no? ma io direi ancora di più. Di professore. conservare quell'immagine di Dio e di prenderne coscienza. Questa è secondo me la ricchezza più grande. E io direi, Allora lì direi ancora di più. E cioè, se noi partiamo dalla Chiesa, dai sacramenti, dalle cose da fare, diventa veramente pesante e complicato. Se partiamo invece dal centro, cioè Gesù, e lo pensiamo così com'è, meraviglioso, e lo amiamo, ma viene spontaneo fare tutto quello che ci ha chiesto, anche perdere la vita, anche morire per lui, no? Assolutamente. Cioè, ma è possibile che devo perdere la vita per lui? Ma se lo ami, canti, non ci pensi del resto proprio. nel cuore dell'uomo c'è questa sete di infinito, questo desiderio di bellezza, no? Secondo me Gesù perciò ha usato questa immagine della perla, che è preziosa e bella al tempo stesso. Ecco. Ma è vero pure che la perla è frutto di una ferita, no? L'ostrica, in effetti, viene fuori da una ferita dell'ostrica. Quindi potremmo dire che un cuore che vuole cercare Dio, un cuore che anche nella sua sofferenza può incontrare Dio, anche nel dolore si può incontrare Dio, anche da un momento difficile della propria vita, si può scoprire l'incontro con Dio, Sì. anche questo. Professore, ripeteci quella cosa che ha detto ultimamente di quel santo Beato Giacomo Cusmano. Cosmano. È un santo del secondo Ottocento siciliano, diremmo contemporaneo del nostro più noto in Campania, padre Lodovico da Casoria. Sì. Ha detto che il povero è l'ottavo sacramento, testuale, per cui diversi studiosi, tra cui io stesso, che stanno reindagando a tappeto questo Beato Cusmano, pensano che egli sia il dottore dei poveri. Però, professore, c'è qualche santo più santo di questo qui che dice che tutti gli uomini sono l'ottavo sacramento anziché solo i poveri? Sicuramente, ci sta Gesù di Nazareth, il Santissimo, il quale ha detto beati i poveri, quindi ha, diciamo, tolto dall'immaginazione che chi più ha più conta davanti a Dio. No, io volevo dire un'altra cosa invece, cioè che noi spesso parliamo dei poveri, no? Come se fosse l'unico oggetto della nostra attenzione. Invece no, io penso che le perle di cui parla Gesù, le perle preziose, le tante perle preziose di cui parla Gesù, di cui lui è la perla più preziosa, perché è uomo Dio, noi invece siamo solo uomini, ma siamo perle, tutti, poveri, ricchi, siamo perle. Tutti coloro i quali sono capaci e sono in grado di non attaccarsi eccessivamente a un aspetto dell'esistenza. E dobbiamo considerare tutti gli uomini, in modo particolare i peccatori più che i poveri, i peccatori come l'oggetto del nostro amore, come Dio. Quindi proprio i ricchi, proprio i delinquenti devono essere oggetto del nostro amore, come Dio li preferisce. Noi diciamo preferisce i poveri, lo diciamo troppo spesso questo. Cioè Dio ama tutti, Dio è padre di tutti, ha detto che preferisce i peccatori più che i poveri. Tutti coloro che stanno nel catalogo delle beatitudini. Ecco, sono tutte condizioni di emarginazione, io dico di situazione che, sociale. ecco, noi ci stiamo interrogando, cari amici, cos'è questo campo? Il campo sono gli uomini. E Gesù vive negli uomini, nei singoli uomini. Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, cioè a qualunque uomo, l'avete fatto a me. Se io voglio conquistare Cristo, devo amare ogni uomo, non solo i poveri, non solo i ricchi, non solo i peccatori, ma ogni uomo, perché in ogni uomo c'è Cristo. Questo è il campo vero in cui c'è la perla delle perle, il tesoro dei tesori, che è Gesù. Grazie professore di aver partecipato a questa trasmissione, grazie professoressa che ci ha cantato anche questo bel canto, grazie anche a voi cari amici, a risentirci nella prossima trasmissione, pace e bene a tutti. Io sono la sorgente, vieni ad attingervi. Ti donerò momento per momento quanto ti è necessario, la forza e la gioia, il coraggio, la dolcezza, la pazienza, la carità, la saggezza, momento per momento,
ma vieni, io sono la tua vita. Nelle difficoltà cerca il tuo conforto in me solo, domanda di ottenere senza tardare i frutti della prova affinché essa cessi. Io sono la sorgente, vieni alla sorgente, essa è inesauribile. Con quale mezzo? Mediante il silenzio. Fa il silenzio attorno a te e in te. Abbandona i tuoi desideri, prendi i miei desideri e i miei sentimenti. Allora la mia gioia verrà a visitarti anche nelle più profonde tenebre. Allora tu vedrai il regno di Dio in te e attorno a te, e tutto il resto sarà dato in sovrappiù. Ricordiamoci spesso che se il Signore ci ha creati e ci sta continuamente sostenendo in vita, c'è un motivo importante per ciascuno di noi e per gli altri. Significa che tutti noi abbiamo una mansione che dobbiamo portare avanti con amore, determinatezza e costanza. Però dobbiamo impegnarci a cercare di scoprirla di giorno in giorno con l'aiuto dello Spirito Santo, il quale ci manda sempre dei segni, se li vogliamo leggere con umiltà. Le numerosi morti improvvise di giovani ed adulti che oggi stanno aumentando notevolmente dimostrano che Dio può toglierci il respiro quando vuole. Egli conosce infinitamente meglio di noi i motivi per cui esistiamo e perché ci fa rimanere in vita. Motivi che sono sempre buoni e giusti, perché Dio è bontà, misericordia e giustizia. Il Signore desidera che tutti siamo salvi in Lui ed attende pazientemente la nostra conversione. Dobbiamo però star molto attenti affinché il nostro cuore non si indurisca e si rifiuti di obbedire al Signore o di credere in Lui. Egli non vuole privarci del libero arbitrio, ma è comunque padrone delle nostre vite. Non abusiamo della sua bontà e misericordia. Chiediamogli spesso perdono, facciamo buoni propositi ed agiamo sempre in Lui. Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, shalom, la pace, ha detto
Chaire Maria, una parola difficile, che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Nella puntata di oggi parleremo di Staranzano. Come prima tappa ci siamo fermati doverosamente all'isola della Cona. Vi suggerisco davvero di venire a visitarla perché è un'occasione imperdibile per entrare in contatto con la natura, se volete anche con se stessi, e poi comunque vedete proprio a dimensione di famiglia. Visitarla è molto semplice, si può raggiungere il centro visite in macchina e poi ci si incammina lungo i sentieri immersi in questo splendido verde. Allora, tutti i cavalli presenti nell'isola della Cona sono di razza Camargue, cioè vengono dalla Francia, dove la Camargue è una regione alle foci del Rodano, è una zona paludosa molto simile a quella che abbiamo qua all'interno dell'isola della Cona, per cui sono cavalli abituati a vivere in un ambiente un po' particolare. Quindi si adattano bene, insomma, alle nostre zone, a queste zone. Esatto, sono stati scelti proprio per quello. Tra tutte le razze che ci sono quelle più adatte, diciamo, a vivere in mezzo alla salsedine, in mezzo al fango e al pantano. Si adattano anche a fantini principianti? Sì, questi cavalli sono buonissimi. Tant'è vero che le passeggiate che facciamo sono passeggiate, diciamo, adatte a qualsiasi livello di cavaliere, dal principiante, quindi l'inesperto assoluto, fino al cavaliere più esperto. Tant'è vero che noi proponiamo passeggiate di diverso tipo, molto semplici per i neofiti e un po' più complicate, quindi in mezzo al bestiame, perché abbiamo anche del bestiame al pascolo, e in mezzo ai cavalli allo stato brado, per i cavalieri invece un po' più esperti. Offrite anche un servizio terapeutico, vero? Sì, esatto. Svolgiamo delle sedute di equitazione ricreativa per disabili
in cui appunto questi cavalli vengono impiegati per far fare della ginnastica e degli esercizi ai ragazzi che portano handicap. Dunque la natura ritorna in aiuto dell'uomo, lavorando in sinergia con le persone più svantaggiate. Ed eccoci arrivati all'osservatorio Marinetta, il primo che si incontra seguendo il percorso partendo dal centro visite. Come vedete, la classica struttura del casone lagunare diviso in 3 sezioni. Al primo livello si può proprio osservare la vita sommersa, gli animali che vivono sott'acqua. Il secondo e il terzo livello invece sono dei punti di osservazione ideali. Nell'arco di un secolo di osservazioni sono state avvistate 307 specie di uccelli, chiaramente, alcune rare, altre meno rare. Ecco, dunque la riserva è servita anche a questo, magari a ripopolare nelle nostre zone degli uccelli, insomma, che stavamo perdendo. In alcuni casi sì, ad esempio nell'oca selvatica è stato fatto un progetto di reintroduzione, in quanto si riproduceva in Italia fino al 1700 più o meno, e appunto sono stati liberati degli individui che hanno incominciato a riprodursi liberamente e hanno creato un nucleo di un 150 individui circa che tuttora si riproduce e sta aumentando piano piano. Ecco. E ci sono delle specie che sostano qui nella riserva anche tutto l'anno? Alcune specie sono presenti tutto l'anno e alcune magari solamente per un'ora o forse anche meno. E poi però Silvano, quali sono le altre caratteristiche? Le altre caratteristiche di questa zona sono le barene, che sono degli isolotti ricoperti da vegetazione, una vegetazione particolare in quanto qualche volta durante l'anno viene ricoperta dall'acqua salmastra, per cui deve sopravvivere in presenza di acqua salata, e questo tipo di vegetazione viene detto vegetazione alofila. Quali sono gli animali che frequentano queste zone? Animali che frequentano queste zone sono in genere anatre oppure uccelli limicoli. Limicoli perché vanno a nutrirsi nel limo, nel fango. Tra le specie di limicoli che sono presenti in questo periodo possiamo contare un numero elevato di chiurli che sono stati eletti anche simbolo della riserva.
Staranzano è un paese che ha molti legami con l'ambiente naturale. Oltre alla riserva c'è ad esempio il lido di Staranzano, la spiaggia locale nella quale d'estate in molti si cimentano nel windsurf. Come le vicine spiagge di Monfalcone Grado, è caratterizzata da bassi fondali sabbiosi. Questo albero rappresenta il simbolo del paese, il bobolare in dialetto bisiacco, un bagolare secolare che occupa ancora la piazza principale e che sta a testimoniare il legame degli abitanti di Staranzano con l'ambiente naturale nel quale sono inseriti e dal quale fino a pochi anni fa traevano i mezzi di sostentamento. Benvenuti alla Sagra della Rassa di Staranzano, una tradizione, pensate, mi hanno detto che qui dura da ben più di 100 anni. Beh, ma a questo punto dovrei anche dirvi cosa significa rassa in italiano, niente più che anatra. Sono più di 200 anni che Staranzano prepara la razza per tutti gli ospiti. Nasce da un'antica tradizione dei coscritti che durante il periodo invernale facevano la raccolta appunto nelle case dei contadini qua attorno di masurini e anatre e poi si ritrovavano in centro del paese per festeggiare la partenza per il servizio militare. Quindi questa sagra nasce più di 200 anni fa sotto l'impero austro-ungarico proprio come festa dei coscritti. Bentrovati a un aggiornamento con il TG T3B. Diamo uno sguardo al satellite perché mentre l'anticiclone interessa i paesi più occidentali rispetto all'Italia, quindi la Spagna, parte della Francia e il Portogallo, da noi discesa di aria fredda e instabile dal nord Europa, con sviluppi oggi al sud e parte delle regioni centrali, nuvole irregolari, piogge e qualche locale fenomeno anche a sfondo temporalesco, soprattutto sul basso versante tirrenico. Venti tesi e freddi da nord. Andiamo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni, perché questo minimo di bassa pressione si allontanerà giovedì verso la Grecia, apporterà però ancora dei piovaschi domani mattina su Salento, Basilicata, Calabria e nord Sicilia, poi migliora. Bello al centro-nord, ma venerdì arriverà un secondo minimo di bassa pressione dal Mar del Nord. Andiamo a vedere gli sviluppi con un peggioramento del tempo in giornata sulle regioni settentrionali, delle precipitazioni su Alpi, Prealpi, parte del nord-ovest e della Toscana, con neve sulle Alpi anche fino verso i 1000-1200 metri di quota. Peggiora poi in serata anche sulle centrali tirreniche e le Marche, attesa invece per il sud. Dicevamo attesa perché poi nel weekend, proprio tra sabato e domenica, il minimo di bassa pressione arrecherà instabilità soprattutto sulle regioni meridionali, con qualche precipitazione e neve in Appennino. Per quanto riguarda le temperature, giovedì giornata con valori termici sotto le medie dappertutto, anche molto sotto le medie durante la prossima notte al centro-nord, ci avviciniamo agli 0 gradi anche in pianura. Per quanto riguarda invece le massime, a fatica raggiungeremo i 15 gradi in Valpadana, addirittura sul medio-basso Adriatico, non oltre 12-13 gradi. Ulteriori dettagli, approfondimenti su questo weekend di Pasqua scaricando l'app di Trebi Meteo.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione.